Amici, un saluto da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore, e con me c'è Elettra, la gatta pazzesca. Ve la faccio vedere meglio, se mi permette di attivare la gatto cam. Ecco qua, ciao mostro! Guarda qua chi c'è Elettra, la gatta pazzesca, è incredibile. Come stai? Visto, abbiamo pure la gatta scatenata che si stava già facendo le unghie, lei ha delle unghie terribili ragazzi. Infatti, mi sta già bucando le gambe. Comunque ecco qua, abbiamo Elettra con noi, che abbiamo la gatto cam, la famosa gatto, cioè la telecamera che inquadra i gatti quando ci sono gatti nei paraggi. E insomma, eccola qua, magari non dare a sedere in diretta alle persone, ma ok, va, niente, deve sederata lei, altrimenti non è contenta. Allora, eccoci qua, fammi disattivare la gatto cam. Ah, visto, abbiamo una gatta qua, finalmente. Elettra Lamborghini, è un po' diversa, è un po' diversa. Come stai, mostro? Che bello vederti. Allora, oggi ho promesso di provare tanta trama, tanta tensione, tanti bei momenti. È un gioco epico e oggi puntiamo a finire una parte di trama clamorosa. Il mio vero nome è Salvador. Oh, grande! Tu sai che nella mia sigla c'è un personaggio che si chiama di Mafia 2 che si chiama Salvatore Montemaggiore e io urlo Salvatore Montemaggiore. Salvatore Montemaggiore. No, è fortissima sta cosa. Va bene, ti chiamo Salvatore. Salvatore o Salvo, come preferisci? Perché ho un amico di nome Salvatore e lo chiamo sempre Salvo, lo chiamavo, adesso non lo vedo più. E quindi ogni volta nella mia sigla c'è Salvatore Montemaggiore. C'era sta nonnina che diceva sto nome, che mi è rimasto impresso. Quello che vuoi te, ti chiamo come preferisci, guarda, adesso me lo ricordo. Per fortuna con i nomi ho buona memoria io, guarda, con i nomi ho buona memoria. È una delle mie cose positive che mi ricordo sempre, i nomi delle persone, anche ad anni di distanza, tranne che non siano nomi tipo Rapataco Tacataco, cioè in quei casi lì non me li ricordo, ma tendenzialmente. Allora, ecco la gatta è passata all'assalto, Rapataco Tacapaco. Allora, aia, ha morsicato, avete visto? Non lo so perché fa così, Poi rimane appesa e mi schiaccia. Oggi è il primo giorno. Mica, scusatemi, Va bene. Ecco qua, perfetto, siamo. Ciao, sì, arrivo, scusami, ho avuto un attimo la gatta sulle gambe, abbi pazienza, Dio, come hai visto dalla webcam c'avevo la gatta che mi stava morsicando, ok. Gabu, si chiama Gabu questo. Ok, comunque, eccoci qua. Cache of Crystal, mi sono dimenticato di attivare i sound ragazzi, adesso li attivo. Tanto che entro in chiamata con i buon cari. Dovete sapere che per chi ha Discord potete anche sentirci a voce. Io ci sono nel caso, che uno volesse entrare su Discord. Ciao Lio. Buonasera. Ecco qua, stavo parlando della mia sigla con la famosa frase Salvatore Montemaggiore. Te lo ricordi quella frase lì? No. Go kart, miau. Infatti che non mi sono. Uno dei tuoi cavalli di battaglia. Sì, uno che si chiama Gabu. Sì, io con continuazione evito te la mando la lampada, assolutamente la mando. La lampada. Si è ricordato la cosa della lampada, cavolo. Si è ricordato la lampada, La lampada, avevo detto che aveva vinto una lampada la volta scorsa, la vita che oggi. Le lampade, che poi si accumulano. Ecco qua. Solo parti originali. Sì. Ieri c'era il buon. Ti sei perso, mostro. Ieri c'era un altro ragazzo che vorrei farti conoscere, perché più o meno siete di età simile. Che lui praticamente lo scorso anno è stato bocciato a scuola. E gli è dispiaciuto, insomma, quest'anno deve rifarsi tutto da capo, però è entrato in modalità Bobone Vieri e ha già detto, quest'anno si cucca, ha già detto, quest'anno fidanzata, tutto contento, quindi il buon, sai, hai capito, no? Che intendo? Sì. Il nostro amico di ieri, Thomas, è stato bocciato, lui fa le medie, fa le medie lui praticamente ancora, so che tu sei più grande, però lui fa le medie, però è stato bocciato per assenze, non perché lui non sia in gamba, ma per assenze, non perché. Sì, lui è leggermente meno, probabilmente quest'anno avrebbe dovuto fare, penso, la prima superiore, penso, se avesse fosse stato, cioè l'avesse fatta. Sì, solo che ha avuto sta cosa. Ragazzi, le assenze possono capitare per tante ragioni, magari uno non sta bene, insomma, può succedere, non è che è solo perché uno non ha voglia di andare a scuola, assolutamente. No, neanch'io mostro, guarda, neanch'io sono mai stato bocciato, però ne parlavamo ieri di come comunque non è quello che decide l'intelligenza di una persona, cioè, voglio dire, specialmente quando ti bocciano per assenze, magari per altre ragioni, ragazzi.
poi che ne sai, magari aveva bisogno di stare in casa per delle ragioni, insomma. E quindi insomma eccoci qua. Il prossimo anno quando meno male che GTA esce dopo a fine maggio, così almeno perché conoscendolo salterà un po' di giorni di scuola quando esce GTA, conoscendolo salterà un po' appena esce GTA, si rinchiude e dice basta, devo giocare. conoscendolo. Allora, qua la storia è un po' complicata. Questi qua stanno evocando creature losche. No, ma perché c'è una granata che mi segue? Cioè, una granata non è una granata. La granata è un mostro che un po' si incavola e esplode. Sai? Simpatico, eh? Comunque è una granata. Cioè, sei stata male. Sì. È una granata, sì. Granata. Ecco qua. Poi, dicevo, mostro, tu sei appassionato di calcio. Comunque sarebbe bella quell'immagine di Among Us. Detto veramente. Mi piace l'immagine del pupazzetto sus, è incredibile. C'è che stavo dicendo prima. Ci sono in alcuni posti pure che tu stai male, ti mettono comunque la cosa perché stai proprio sulle palle ai professori. Sì, io ad esempio ho avuto la varicella un anno di superiori e ho boia, ma non finiva più sta roba. Poi mi spuntavano tutte ste robe che poi sono andate via, ma poi mi ritornavano, era una roba incredibile. Insomma, brutta varicella. So che dicono, vabbè, ma ce l'hanno tutti. Ho capito, però è sempre brutta, non è che bello. No, dico Cacarozzi. Che ci sono alcune volte, anche se tu, che ne so, non hai fatto niente a un professore, proprio a pelle lui dice mi stai sulle palle. Ha un'aura potentissima. Sì. Ok, che ne so, avevi la media e te la rovina solo per diventare. Mostro, sei in buona compagnia perché tu tifi la stessa squadra che tifa anche Lio. Anche Lio è diventato, era dell'Inter lo scorso anno, ma quest'anno è diventato Juventino Lio. Perché... ma manco per sogno, tu mettere. Ciao Aurora. Lo so, non è vero. Infatti, lo stavo dicendolo perché poi non è vero. Stavo dicendo che non è vero. Però ho detto magari quest'anno, visto che la sua squadra vince troppo, voleva magari passare a una squadra che ha un po' di anni di crisi. Ecco qua. Ciao, come stai Aurora? Aurora si è seguita il calciomercato dell'Inter invece, perché l'Aurora è una vera tifosa, cioè è veramente lei è appassionata ed è interista. Aurora sul serio, questa cosa è vera, questa cosa confermo che è vera, perché Aurora è una tifosa genuina che si era vista le partite anche in TV, insomma, voglio dire, massimo rispetto, Aurora è una vera appassionata, devo dirlo. Questa è una cosa che va sempre riconosciuta agli appassionati. Grazie Raffaele, ci hai salvato con questa discussione. Un solo grido, forza Napoli! Ci sta, dai. Vabbè, sta simpatico. Io non so, ma per la passione dei tifosi il Napoli mi sta simpatico. Per quel motivo lì. Con cui stai volando. Non ti ricorda i razziatori di... Sì, perché mi ha catturato. Sì, mi ricorda i razziatori di Mass Effect e mi ha pure... Cioè, vedi che mi sta trasportando come se mi avesse catturato. Sono i razziatori imperiali. Il problema è che devo fare tutto il giro questo posto, bruttissimo. Perché mi fa andare dove c'è Titano. Pensavo di non dover più tornare in questo posto infernale. Infernale non perché è brutto, perché... Cioè, sono 3000 nemici, vorrei evitarli. Amala, dice Aurora, con i simbolini della rovete... Che significa il VAR non può intervenire? Ma che significa? Ma che significa? Raffaele, non so se hai visto che un po' di sound in questi giorni, queste settimane, ho aggiunto un po' di roba. Ma che significa? Sì, cosa è Allegri? Perché adesso Allegri deve allenare la mia squadra? Perché deve allenare il Milan? Io non lo volevo ad allenare il Milan. Lo davo volentieri all'Inter, che magari era contento, qualcuno è contento. Ma che significa? Se non me lo fa vedere il comando. Scusami. È recente. È Sound 6. Scusami, è diventato Sound 6, sono stupido io. Oggi, Raffaele, guarda, sono in mezze maniche oggi, per la prima volta. Cioè, stanotte è arrivato il diluvio, ieri sera ha fatto bruttissimo, e stamattina ho sentito tuonare. La sua ha fatto danno. Da me? Sì. A Como ha fatto danno. Se non so, lì dice che c'è stato magari un treno che ha rischiato di... quello è brutto però, quello è brutto. Ciao, chi è? Uela. Ciao mitico Thomas. Parlavamo prima appunto del ritorno scolastico, Thomas, dicevo appunto abbiamo il nostro
cioè uno che volevo farti conoscere, che è il mitico mostro sotto il letto, che è un fan di Among Us, e lui ha 15 anni, quindi praticamente leggermente più grande di te, forse 1 o 2 anni in più. Comunque, Sì, leggermente. Sì, leggermente. Insomma, tutto pronto anche lui per riprendere, diciamo così. Tutto pronto anche lui. Comunque, buona Thomas. Si parlava anche della data d'uscita di GTA 6, che non si sa. Io continuo a dire 26 maggio. Io continuo a dire 26 maggio. Poi. Hanno messo il prezzo, cioè non Sì, hanno messo il Raffaele. prezzo, hanno messo sullo store la data, hanno messo tutto, è impossibile. Sì, hanno messo rimane. tutto e il gioco però non è ancora finito, devono finirlo. Se riescono, benissimo. se non No, ti è piace- finito, mi sa che è finito, però loro devono aspettare per i soliti budget e sti cose qua. Ma cosa devono aspettare se il gioco è finito? Fatelo uscire. Che di loro? Comunque ho pensato una cosa, che se facevano uscire prima quel gioco, poi te di nuovo facevi assenze perché ti chiude. Io ho detto prima, c'è un ragazzo che quando poi uscirà GTA 6 si chiude, basta, devo giocare. È uscito, mio. Sì, posso confermare. Almeno una settimana a farsi GTA 6 ci sarà. Che almeno una settimana, almeno un anno. Vabbè, insomma, adesso esageriamo. Cioè, sì, no, però vabbè, dico non tutte le mattine. Se la mattina puoi andare a scuola tranquillo, poi. Vabbè, dai, voglio dire, se lo fanno uscire a metà giugno, buon, tu hai finito la scuola e sei a posto. Ti infogni su GTA 6 a vita. Spero non abbia fatto Sicuro. danni stasera da te il maltempo. Da me, stanotte mi sono svegliato alle 6 del mattino con i tuoni pazzeschi. No, io, cioè, possono spararmi anche le cannonate proprio nell'orecchio, io non mi sveglio. Questa è una fortuna, ragazzi. Io il minimo rumore mi sveglia. Invece lui riesce a dormire anche se gli sparano i cannoni addosso. È una buona cosa, ragazzi, è una buona cosa. Allora, ecco, questa qui è la famosa scena che dicevo. Purtroppo sto Gabù è infatuato da una creatura mitologica, purtroppo, non so. Che succede? Grazie Raffaele, ma di nuovo, non eri già. Vabbè, grazie. Mi sembrava l'avessi già fatta, vabbè, sbaglio io. Grazie Raffaele. Questa è l'inverno di Vivaldi, Io sono un fan della musica. Poi, musica classica è italiana, perché Vivaldi è italiano, meglio ancora. Domenica su 1 anno e mezzo che lavoro al ristorante, dice Aurora. Sì, Aurora, io mi ricordavo che però avevi fatto anche qualcosa in un supermercato, o sbaglio, Aurora? Prima di lavorare al ristorante? O è sempre stato un ristorante? E mi sembrava che tempo fa mi dicevi che lavoravi in un supermercato, magari mi confondo, Però sì, so che lavoro al ristorante, eccolo, Titano di nuovo. È apparso un messaggio di abbonamento, questo è. Sì, ho capito, grazie Raffaele. Non so, è apparso il messaggio, lo segna come nuova, ma va benissimo. Anzi, ti ringrazio per il supporto dell'altro giorno, veramente. Allora, qua è arrivato Titano che fa roba speciale. Comunque Jack, Sì. se posso chiedere, potresti fare tipo una serie su Sì. Red Dead Online? Red Dead Online è strana come proposta, considerato che mi ricordo che ho finito Red Dead, la trama è stato molto, ovviamente, sempre bellissimo Red Dead, però l'online ai tempi che ci avevo giocato io era molto vuoto. Tanto adesso ci sono tante Sì. missioni che fanno guadagnare addirittura $200 a botta. Mamma mia, Sì, però Thomas ci sono anche un sacco di bug negli ultimi tempi. ma è dell'online? Ti fanno Sì, nell'online. anche dell'offline, ma Sì. soprattutto dell'online. Ma Ti intanto fanno vedere. Raffaele dice il 13 è il giorno del mio compleanno, è il numero fortunato, ti porta, è il tuo numero fortunato magari il numero 13, sai. Ti fanno perdere te stessi soldi che quello che hai comprato. Sì. Cioè tu. Infatti Raffaele, hai visto che c'hai lo stemmino dell'anno, quello dei 12 mesi, è un gatto leggendario, era il mio vecchio logo canale, quello che tu hai adesso è il mio primo logo canale, prima che ci conoscessimo Raffaele, io avevo questo logo qua, cioè quello che tu hai come stemma è il mio vecchio logo canale, quindi per me significa molto, non è solo un gatto, è proprio il mio logo canale storico, ecco qua, veramente ci tenevo tantissimo perché poi buon Giove purtroppo si era ammalato e vabbè, quello è successo quello che è successo. Ho cambiato il logo perché non ce la facevo più a vedere ogni volta che facevo le dirette di lui. Devo affrontare di nuovo Titano nel Navel Hard, mamma mia, un'altra volta, vabbè, facciamo. Sai come si dice, se sa da fare, no? Giusto? Nel frattempo abbiamo un'alternativa, andiamo a fare le nostre gambling pazzesco al Gold Source. Non so Thomas se ti è mai successo in qualche videogioco. Quindi Sì, Jack
Non è che potresti non dico portare. non dico di no, però dico che al momento per i multiplayer tendo sempre a valutare un progetto, perché onestamente mi piace molto di più un GTA 5 come online, però ad esempio dovrei anche portare GTA 4 prossimamente, perché avevo promesso da tempo di portare Se c'è la remastered. non è la remaster, è su PC, sta su PC GTA 4, è una versione pazzesca, o quella con tutti i DLC, quella che te lo starta con il coso della Rockstar, quindi proprio è roba Rockstar, perciò sono sicuro che funziona bene, perché GTA 4 è bellissimo come trama e tutto, veramente. Aveva anche un online che ai tempi era pazzesco. Io non l'ho mai giocato, però Penso che sia se chiuso. esce la remastered, Ma potrebbe volentieri. anche uscire prima o poi. Peccato che queste remastered erano piene di bug. Io mi ricordo che una volta mi ha dicono che dovrebbe uscire il 16 di questo mese, di settembre. una remaster di GTA 4. Sì, perché hanno fatto lo stesso col DLC. Col DLC di giugno, mi sembra. Quando ho vinto Vai a 10.000. prendere il micio. Micio? C'è un micio che... Io sento un micio che miagola. Sì, è qua che ci sono. C'è una gatta partorito nel solaio, quindi fa l'eco, si sente. Oh, una E li ha gatta... lasciati lì, li abbandonati. sì. Dei gattini. È andata con l'amante. Sì. La Ma gatta. ce la fate a gestirvi i gattini? Perché se... No, noi non li gestiamo. Cioè. Ah, ok. Ci vengono sempre, ma o muoiono oppure non. Sì, li mollano lì e li fanno morire, non so. Io sto sempre cercando un gattino, io invece sto sempre cercando un gattino perché avendone persi 3. Penso che di più lei sia andata anche a... come si suol dire, a cercare a mangiare e poi torna, non lo so. Non Sì, si spera. Abbandonati. Comunque piuttosto che Speriamo che PS1 sia meglio così. questo. Sì, PlayStation 1 sì è meglio questa versione. Al ristorante ho dato una sagra con volontariato. Vabbè, il volontariato è sempre una bella esperienza alla fine. Oh, stiamo affrontando Titano, eh. Sì, è un gran sound quello della PlayStation 1, sì, assolutamente. Sono d'accordo con te. La prima volta che l'affronto come ninja, vediamo com'è combattere Titano in versione ninja. Ma sarà divertentissimo. Cioè il ninja ha i jutsu praticamente, come Naruto, cioè è fortissima sta cosa. Sbaglio Thomas avevi detto che avevi iniziato una serie animata, stavi vedendo in questo periodo, avevi detto. Però non mi ricordo quale. No. No, mi sono confuso di nuovo. Bello. L'unico anime che guardo sarebbe Doraemon, quindi. Vabbè, Doraemon però Doraemon, è storico, dai. E lo amo. È storico, è roba storica, assolutamente. Invece abbiamo il buon Lorenzo. Abbiamo il buon Lorenzo Eren Yeager, che invece lui è mega fan di Detective Conan, ragazzi. No, ma tu l'hai sentito? Nostalgia canaglia. Guarda, sto messaggio lo vorrei mettere in evidenza, ma... La versione napoletana. La Napoletana. versione napoletana della sigla di Doraemon. Cosa? No, non l'ho sentito. Cioè, hanno fatto Tipo, una versione Doraemon. napoletana. No, ma è una cosa particolare. Doraemon con 7 scudetti? No, 7, scusami, 4. Io sono fissato con... No, sapete perché dico 7? Perché la Porracelli ne ha 27, però... Intanto non so perché l'associo così tanto al Napoli, cioè. Sarà sta cosa incredibile, no? L'associo tanto. Assomigliano un po'. Porracelli e Napoli. Ok, bene. Perfetto, abbiamo spaccato il cuore del Titano. Ecco, un cuore di pietra, grave. Poi vabbè, sconfitto, ogni tanto torna. Ecco, riparte la musica. Questa è veramente una cosa strana che ti fa rifare di nuovo un'altra volta il Titano. Strana, però mi piace. Tanto un boss facile e tranquillo per me. Non mi ha mai disturbato questo boss. Boia, mi sono preso un colpo del Titano sulla faccia, una piedata da Titano. Non fa mai piacere. C'è sempre Alex e Tony che danno consigli sugli anime, loro due sono fanatici proprio, veri. Loro, incredibile, ogni volta dicono guardatevi questo, guardate quello. Io vedo un sacco di roba ma non
non sto quasi mai a dar consigli perché onestamente penso che ognuno abbia i suoi gusti. No, ognuno ha i suoi gusti, ragazzi. Anche uno può avere i gusti di un'altra persona, chiaramente. Quello che piace a me magari non piace a voi. Tipo Lio si vede la roba furry, perché gli piacciono gli animali tipo lupi, cose varie, no? Io giuro, lo ammazzo, io giuro. Vabbè, non era offensiva come cosa. Ah, voglio. Io giuro che attacco. Vabbè, ma i furri legittimi, tipo, che ne so, Beastars, queste roba qua, intendo quelli normali, nel senso, non roba strana. Quelli normali, quelli. No, io ti tronco le palle, sappi. No! Mi servono! Non posso. Mi servono, scusa. Io ti tronco le palle. Cioè, tutti queste le tronco. E trovate Jack è un uco, poveraccio. Ma io non voglio sapere cosa state dicendo, ok? Va bene. Non voglio sapere neanche io. Noi abbiamo solo detto che guarda anime, ci sono gli animali protagonisti, cioè, presente quelli tipo i lupi, queste cose qua. Sì, furri. E furri. Signora, i limoni, signora! Ma io appena ti beccato, atto che c'eri sciotto, letteralmente prendo la cosa, porca miseria. Ti faccio finire peggio di come finirà Shepard. Shepard! Cerco di non farla finire male, anche se comunque... Non sto parlando della tua Shepard, Ah. sto parlando del mio Shepard. Che l'altro ieri ho ricominciato cosa? Ho ricominciato... Ma quale Mass Effect? Primo? Vecchio Mass Effect, il primo. Vabbè dai, non è che è Perché messo tu tanto sai male, che- se la gode lui, cioè. Se la gode. Sì, gli è arrivato solamente un'onda in faccia, una visione, La visione mistica, cavolo. Dice, cavolo, me sento come Gandhi, si sente come Gandhi, si sente questa visione mistica. Parlando di Gandhi, ma Eh. te lo immagini se un giorno su Mass Effect becchi un personaggio simile a Gandhi, anche se alieno? Cavolo, ci starebbe perfetta come Ci cosa. sarà un nuovo Mass Effect che stanno producendo, infatti sono curioso, non so com'è la Bethesda di oggi, perché dopo quello che hanno fatto ultimamente, insomma, diciamo che non ho la fiducia al 1000%, però a me comunque, se non mi è piaciuto Dragon Age Vanguard, va bene lo stesso, mi fido, diciamo che mi fido al momento. Non so se meritano che mi fido di loro, ma diciamo che ci spero sempre. Va bene, abbiamo sconfitto sto titano. Io non capisco perché queste creature, cioè, evocano questi primal, queste creature mitologiche, e poi rimangono, come dire, in uno stato di torpore tutta la vita. Cioè, è tristissimo quello che succede quando li hanno evocati. Cioè, è bruttissimo. Ti mette proprio una tristezza assurda ogni volta a vedere questi creature. Un po' come quello che è successo oggi mentre stavo guardando una live di Jeruxian qua su Discord. Sì. Che a un certo punto lui durante una missione ha ascoltato un audio che era un audio di un personaggio che era uno zio che diceva alla nipote che doveva andare al lavoro, doveva fare le cose del genere, e già si capiva che non era, che quello non sarebbe tornato visto che era sì. su quindi Madonna, io come mi è venuto in mente a me di fare 20 di montare 20 gameplay Non lo so. in 5 giorni? Sono un pazzo. Non lo so, io non riesco neanche a buttare 5 in 20 giorni. Allora, guarda, abbiamo scena tristissima, c'è Alisai che è disperata perché c'è sto Gabu che è tipo posseduto lì, che guarda il cielo, ma gli ha sconfitto Titano, quindi è rimasto lì bloccato. Poverino. Sembra... Signor Presidente, che succede, signor Presidente? Sì, che succede come è successo la volta scorsa. Quando è successo? Ieri o l'altro ieri? È l'altro ieri che è caduto un attimo. Cioè, Presidente? Non risponde. Cioè, c'è lei che filosofeggia, lei che racconta tutta la storia, tipo. E l'altro che guarda il cielo tutto tremante. Mamma mia, che triste. Che triste sto gioco, ragazzi, sto gioco. Con Heaven's Sword è andato in fase depressiva, era
era tutto positivo, salveremo il mondo, andrà tutto bene, adesso è un disastro. Ciao Alex, ciao Simo, continua a morire la gente, Io con me oggi, Alex e Simo, ci sono Leo, The Wolf e ovviamente anche il mitico Thomas, con noi, anche lui, che ci tiene compagnia. Ciao Thomas. Oh, c'è anche Andy, ciao Andy. Ciao Andy, scusami Andy, non ti avevo ancora salutato, per pazienza. Ero al combattimento. Ciao. Ci sono alcuni punti in Final Fantasy che sono belli. Sono belli. Come... Ma è tristissimo perché lei sta riflettendo sul fatto cioè della vita come una roba che sfugge, che potrebbe finire in qualsiasi momento, e poi c'è quello lì che sta tremando, tutto guardare il cielo così, poraccio. E non può farlo. Ma è normale. È normale. Hai visto dove tende le mani? Non può pigiarla lì, quindi un po' così. Sì. Cerca di trattenere il suo spirito animale. Ma no, ma è tipo un ragazzino, sarebbe tipo sto Gabu, sarebbe tipo un ragazzino della loro specie. E ciò è bravo. Un ragazzino di almeno 522 anni. Vabbè, quello sempre con le specie non umane, sempre, come gli elfi che sono infiniti. Alex, penso che si sente un po' un elfo. Alex. Ce lo vedo, Alex, con le orecchie incredibili, che diventa un arciere pazzesco. Con le orecchie alla Yoda. Sì, ma stamattina mi ha detto che sono contro l'orfano di Kos su Bloodborne. Io mi sono poi addormentato dopo il suo messaggio e ho sognato Alex che doveva affrontare l'orfano di Kos, ma aveva paura, e c'era un altro ragazzo che lo affrontava, e st'orfano di Kos, che io non ho presente come sia, era tipo gigantesco, tipo 20 metri, e l'altro ragazzo gli entrava nella bocca e usava una specie di spada, e colpiva. Era pazzesco. Aspetta, vediamo un po' le scelte, perché ci sono varie scelte. I travel far and why with two companions. Sì, mi sta chiedendo cosa ho fatto in quel tempo, sì. E come è finita? Uno è morta e l'altro è stato posseduto da un drago. Allegria, grazie per questa storia allegra, Wakame. Ma check, piccola curiosità, Sì. sempre se vuoi dirmelo qui o se me lo vuoi dire dopo la live. Dimmi. Ma quella persona di cui mi hai parlato ieri, Sì. per caso ti ha chiesto se io gli ho detto per caso se... Non mi ha chiesto nulla di te. ok. Gli ho detto io che... Gli ho fatto io un discorso, ho detto guarda... Io penso sempre che per il bene comune dell'ambiente e tutto, dopo in un ambiente, perché noi parlavamo di quanti logoramenti ci sono con la gente che si pugnala alle spalle su questo ambiente, e gli ho detto guarda, cerchiamo, il mio obiettivo è uno solo, perché io ho fatto degli errori, ho litigato con delle persone in passato e non si può più tornare indietro, però se uno ha la possibilità di farlo io vorrei tanto che si... Ho detto ma per me non c'è problema. Ma ha detto, per me non c'è problema. Ha detto, ma io non ho proprio nulla contro di lui, mi ha detto. Ha detto, lui, da parte sua, ha detto, ma è acqua passata. Acqua passata, mi spiace, è acqua passata, non ho nulla, non ho recriminazione, non ho niente, non ho nulla contro di te. No, a parte che recriminazione lui non ne dovrebbe avere, perché porca miseria è stato lui a iniziare con tutta quella... Infatti non ne ha, assolutamente, non è che qualcuno gli abbia dato ragione. Ma oggi ne stavo parlando anche con Shane Jeruxian e qualche altro ragazzo che sta comunque nella GLW. Sì. Lui lo sai perché ti ha fatto sta domanda qui del fatto se faceva pace con me? No, non me l'ha chiesto lui, sono io che gliel'ho chiesto lui. Per il fatto per fare il numero in federazione. Lo sa che non ti iscrivi da lui, ma lo sa. È che mi aveva detto che lui aveva fatto pace, comunque aveva litigato anni fa e avevano litigato pesantemente e ora sono quasi, non dico amici, ma almeno si salutano, si salutano, non è che c'è da fare amicizia. Io penso sempre alla solita cosa, solita frase del chi non ha peccato scagli la prima pietra. Io dico, è vero che tante volte avevo ragione, ma ripeto, sono senza peccati. No, devo dirvi quali sono i miei peccati. Ban! Se vi dico tutti i casini che ho fatto io nella mia vita, ragazzi.
allora Jack, non è questo. Il fatto è che lui, secondo me, questa cosa ha avuto la faccia tosta di far credere di essere lui la vittima. Dopo che lui stesso sa che lui a me ha fatto schifo, cioè ha fatto quelle cose lì. È vero? Non le ha fatte È vero? a un altro. È vero, tutto vero quello che stai dicendo. Perché a differenza Comunque sua... Jack, Si limita- io vado a giocare con altri amici. Va bene, che cosa giochi di bello? Cosa vai a Red giocare? Dead. Va bene, buon divertimento. Fammi poi sapere come va con le avventure Grazie. online. Ciao! Ciao Thomas! Ok, alla prossima. Ciao, grazie Jack, mille. ciao a tutti. Sì. Ma comunque il tuo discorso ha senso. Il No, discorso ha 100% io, senso. io dico, quello lì che io sono, che è stato buttato fuori da tutte le federazioni, non è che è stato lui, sono stato Tu sì, lo so. sono stato io. Io ho perso un periodo d'amicizia con te. Ancora con Renato non riesco a parlare perché lui probabilmente non mi parlerà mai. Molte persone non si fidano di me ancora. Ma lo so, secondo me proprio, io avevo pensato anch'io sta cosa, che secondo me se riuscissi a fare la pace con lui si aprirebbero delle porte anche, sono ancora chiuse, non so perché ci sono degli stereotipi. Meno male, questa è una domanda importante di Leo, di Alex. Leo a me è visto una persona dileguarsi come un ruscello. Io ho paura, cosa vuol dire? Io dico, ma Alex, che cazzo si mangia la mattina? Le pigne fatte con la Maria Giovanna, non lo so. Comunque, come stavo dicendo prima, Jack, lui mi ha fatto sbattere fuori da tutto. Ho litigato con te, ho litigato con Renato. Sì, perché ci ha messo pressione a me, a Kevin e agli altri, dicendo, ma siete miei amici. E non puoi... L'amicizia non si può pretendere così, però, non si può costringere una persona per amicizia a tirare con gli altri. Anche se qualcuno mi disse una volta, guarda, a volte bisogna scegliere, o la mano destra o la mano sinistra, a volte bisogna scegliere, però. Ad esempio, quando è stato a inizio quando ho iniziato a lottare con te, chi era stato? Kevin, se non mi sbaglio, o Shane? Ora non lo so chi. Ma no, penso Shane, no. Shane è la Svizzera. No, ma che avevano fatto come si chiama? Avevano... Perché lo chiamano... Scusate, perché lo chiamano un uomo mascherato? Sappiamo tutti che questo è un Urianger, è ovvio. Che poi tra l'altro vedi il cattivo, quello che abbiamo visto, che è una persona per bene. Dici, ma non è un cattivo, però io devo combatterlo in una battaglia mortale. Quella cosa incredibile. Miei figli, amici miei, non vi chiedo il vostro perdono. Mamma mia, grande Urianger. No, l'Alex non è lui. Comunque, Alex mangia le pigne col siroppo d'acero, sai? Molto d'acero. Comunque, ecco, Shane aveva aperto... aveva aperto la Texas Racing Society. C'è ancora. C'è ancora. Io gli ho detto, Shane, c'è possibilità anche per me di lottare? Beh, ti prometto che non lotterò. Lui ha detto di no. Sì, so che ha detto di no. Lui mi ha detto, se fosse per me, con i paletti giusti e la giusta serietà, potessi lottare tranquillamente. Ma indovina, secondo te per qual è il motivo? Perché qual è il motivo? È solo per lui mi ha detto, purtroppo però ci sono persone nella mia federazione che purtroppo per quello che è successo in passato non vogliono lottare con te. Ma secondo te perché io vorrei che si risolva? Perché così hai tutte le porte aperte del mondo senza che nessuno... Cavolo, ti conosco, sei la persona che più di tutti merita la porta aperta, più di tutti la meriti, perché tu sei una persona per bene, umile, onesto e molto propositivo. Ma Legolas livello ninja questo personaggio, certo somiglia un po' a Legolas ninja, sì, hai ragione Andy, grazie Andy. Il fatto è che io te lo dico, io non mi riabbasso a chiedere scusa. Tu non devi chiedere scusa, infatti, ho insistito che tu non devi chiedere scusa a nessuno. Io ho insistito su questa cosa. Io l'ho proprio detto, guarda che nessuno ti deve chiedere scusa all'altro. Io ho proprio insistito sul fatto che tu non devi proprio chiedere. Perché non direi a una persona vai a chiedere scusa a un altro? Non mi permetterei mai. Non mi permetterei mai di vai a chiedere scusa a un'altra persona, assolutamente. Ci mancherebbe altro. Ma io siccome io conosco gente come lui,
lui praticamente vorrebbe che io ci vada a chiedere scusa a lui, No. così che lui poi si può vantare con gli altri. No, Quindi io no, personalmente- no, anche assolutamente. che non lotto- Non è così, non è anche così. che non lotto- anche che non lotto nel Texas. No, ma ascoltami, Ranger, ascoltami. Gli ho parlato a cuore aperto, no? È veramente dispiaciuto che le cose sono andate male. Era un periodo teso, sa che ha fatto delle cose. Sa che a volte. Ha visto cosa è successo seguendo Lego. Hai visto cosa è successo seguendo Lego? Gli è andato tutto addosso. Jack, non è per male, ma non mi interessa. Lui si è comportato da merda con me. Mi ha messo contro tutte le federazioni senza che io avessi possibilità di cosa. Io avrei potuto, e te lo ripeto, io non è per vantarmela, ma io nella federazione tua, nella vecchia CW e nella federazione di Che fra l'altro ero stato l'unico che ti aveva tenuto quell'epoca e avevo detto ma io non posso, pure a confronto di scontrarmi a pocciate, a testate, pur di dire ma io lo voglio tenere perché non voglio buttare fuori nessuno, non è cosa mia, continuiamo a dire, non è cosa mia, non mi riguarda. No, tranquillo. Agrid, anche Agrid, sì. Dico, io avrei potuto mettermi d'impegno. Quella lì di Renato, la Zero to Hero, Sì. a me piaceva. Ma non, tanto ha chiuso dopo 2 settimane, purtroppo, ha chiuso subito. L'idea di una federazione che iniziava dal come si chiama? Che iniziava Nel 1997 mi sembra. dal backyard. No, non sta dicendo Xuder, sta dicendo uno che probabilmente Alex non conosci, ma forse conosci perché No, 5 anni Alex, fa aveva fatto la guest star sul mio canale, avevamo commentato insieme qualche show di wrestling. Essendo lui comunque un wrestler reale, cioè questa persona è un ex wrestler, cioè, ha fatto veramente wrestling, cioè, non so quanti, che livelli, ma per carità. Perché dovevi stare Xuder che è uno dei pochi youtuber Perché Xuder ha detto che ti solleva e ti lancia, Dentro il canestro. Grazie, ma non aspetta che è arrivato Ema, aspetta che è arrivato Don Ema, la leggenda Ema, quando non è a far rapine si presenta sul canale. Ciao, no, sono stato beccato. Lo so che a volte Ema riesce a essere invisibile, ma oggi l'abbiamo beccato. Sì. Dico, quella di Renato ad esempio, io come ti ho detto prima, quella di Renato, io mi divertivo. E mi ci avevi messo sì, ma tanto durata niente, tanto ripeto, non è che ti sei perso una cosa che ha chiuso immediatamente, cioè non è che abbiamo chiuso tutti anche che durava poco, ma almeno potevo comunque lasciargli, che ne so, qualcosa. Invece lo sai che ecco, scusatemi ragazzi, scusa ti interrompo, c'è una scena incredibile. Uri Anger, ma non se ne sono accorti che Uri Anger è il traditore della squadra, cioè togli il cappuccio, lui ma niente, non se ne accorgono. Non si realtà c'è i basettoni qui a infatti non si vede che lui è la stessa identica persona che era nel gruppo del nemico, non è che senza cappuccio, col cappuccio sei un'altra persona, che cavolo. È come coso, è come Batman e Superman, appena indossano il costume sono tutti. Me l'ha insegnato Don Stefano. Sì, sono tutti. È incredibile che non lo riconoscono mai Batman, quel mascellone che si trova, non sanno che lui. Vabbè, ma chi sarà mai? Sparisce Bruce Wayne alla fine del Cavaliere Oscuro. Sparisce. Dovresti vedere la serie animata quando c'è coso, quando c'è in un punto. Ma io l'ho vista la serie animata, quella storica di Batman, è bellissima. Quella anni 90. Freezer. Come si chiamava? No. Freezer! No, non è Freezer. No, l'altro, il dottore quello lì che voleva scoprire a tutti i costi l'identità di Batman. Sì, non mi ricordo mai. Non è Dottor Strange, è un nome simile però, Strange. Ma no, Dottor sì, ma si chiama anche lui Dottor Strange? Pure lui. Dottor Strange. Facciamo le mani, ma Quello era nato, ci sono due Dottor Strange, quello della quante malattie facendo la mia stessa Marvel e questo della DC, però sono due dottori. Sì, sono due Dottor Strange diversi, è vero, mi ha sempre confuso sta roba che si chiamano entrambi Strange. Praticamente in una delle puntate
lui dice: ah, ma io lo so la vera identità di Batman. E quelli fa: ma tu come fai a saperla? E l'ho studiato e tutto. E fa: Bruce Wayne è Batman. E non gli E crede in quel nessuno. momento si gira Joker, fa: io pensavo di essere scemo e pazzo, ma questo mi supera di gran lunga. Sì. E poi si gira a due facce e fa: non farà cavolate. Cioè, io Ma- conosco bene, è il mio migliore amico. Non potrebbe, è un cagasotto, non potrebbe mai diventare lui Batman. Sì. Sì, perché poi, cavolo, ti trovi, comunque si vede che è palestrato Bruce Wayne, ti lo trovi che sembra The Rock, arriva lì tutto con i muscolazzi. È un traditore degli anni 70. Sì, quei basettoni classici da film polizieschi. Che poi in realtà mi sta spiegando tante cose importanti, Cioè, dici, ma da che parte sta? Che poi hai detto, mi spiace, mi infiglia, non chiedo il tuo perdono. Da che parte stai? Da che parte stai? Stai con noi o stai con loro? Pensa mai di stare simpatici pure gli altri, cioè. Perché noi dobbiamo scontarci, noi siamo il guerriero della luce e l'altro il guerriero dell'oscurità, ma non è cattivo, è che vuole distruggere il nostro mondo per salvare il suo. Aspetta che chiedo questo. Ok. Aspetta. Ok. Allora, ecco, insomma, non è proprio una cosa intrigante, cioè, cavolo. Cioè che poi dici, cavolo, ma questi qui sono gli eroi, sono degli eroi, ma noi dobbiamo farli fuori perché siamo... perché è divertente! Sono gli eroi, facciamo fuori tutti, no? No, a parte gli scherzi, ci distruggono il nostro mondo, non peraltro. Siamo il nostro mondo. Ecco. Il cappuccio come cavolo, bellissima la battuta di mano. Al finale da Lisai e Wakame, state sentendo voi tre, ho delle buone notizie. I Cavalieri Templari hanno raidato il magazzino degli smuggler, cioè i cattivoni. Ok, insomma. Beh, sono strani come me, ma mi piace sta gente, c'è un casino perché sta trama è intrigatissima, cioè sono quelle persone che tu devi affrontare ma non vorresti perché sono buoni, cioè così si vede che sono buoni, però allo stesso tempo per salvare il loro mondo devono distruggere il tuo, un po' come il multiverse della Marvel, nel senso la banda Bassotti, esatto, Raffaele, gli smugla la banda Bassotti, esatto. Amico, Cometino, guarda che c'è Wise, ti faccio salutare Wise, grazie Cometino. Aspetta che c'è la musica con visto Shane McMahon sullo schermo. Voglio salutare dalla Wise, hai visto? È tornata Wise, Stefano. Sai che adesso sta meglio? La Wise aveva detto che non stava tanto bene prima e adesso sta meglio, quindi... Grazie Stefano, grazie del supporto. I ricchi e poveri non si possono sentire. I ricchi e poveri non si possono... Poveri. No, non i ricchi e poveri, i ricchi poveri. Ah, perché i ricchi e poveri vanno bene come gruppo, insomma, uno dei migliori. Ciao Vecio, dov'è? È qui, e non la vedi, è la gatta bianca. Comunque, Jack, allora, c'è una cosa che devo dirti. Sì. Dopo che tu mi avevi bannato ai tempi, sì, diciamo così, io non volevo, però vabbè, l'ho fatto. Non volevo. L'ho fatto, però l'ho fatto. Io assumo le mie responsabilità. Se non l'ho fatto, l'ho fatto. Non è che posso girarci attorno. Avevo provato a entrare, diciamo così. Stai utilizzando la cosa in incognito? No. La scheda in incognito? No, perché? Del PC. Ho utilizzato scheda in incognito per entrare, cioè per vedere un po' cosa succedeva. Ah, ma certo che si può fare, non è mica una cosa bloccata. E mi ricordo ancora bene che ci furono alcuni commenti di quella persona che poi cancellavo io, li cancellavo, visto che non li lasciavo lì. Ho sempre detto, ragazzi, deve stare fuori dal forum sta roba, non è una roba da forum, non si può. Ti ricordi? Lui aveva scritto è stata la cosa giusta buttare fuori quel coglionazzo. Sì, sicuramente l'ha scritto, non ho dubbi. Nessuno vuole giocare con lui, pensava veramente che noi eravamo suoi amici. E io quelle cose, più le leggevo, più tendo di me, ti giuro. Sai quando ti sale proprio la bile che tu vorresti avere? Sì, però ripeto, è il passato, dai, il passato. È ovvio che... Guarda, per festeggiare Cometino, guarda, c'è la stellina. Cometino ho scritto, e Banda Bassotti, cioè non si può sentire, ho detto vabbè, infatti, Banda Bassotti è pazzesca, ragazzi, appoggio Raffaele perché è incredibile sta Banda Bassotti. A Boscaiola, ci mangiamo una Boscaiola. Parlando sinceramente con te, a me di lui non me ne frega niente. Sto vedendo anche qua come si sta comportando
Ma infatti non era una cosa fatta per lui, era una cosa per l'ambiente, per le tue stesse porte, per avere finalmente la possibilità di chiudere sto dilemma e dare una dico, come conclusione. si sta comportando, come si sta comportando. Cioè, nemmeno si mette no, ma io li ho letti in alcune occasioni. Sono frasi letteralmente copiate e sputate peggio di come le faceva quell'altro lì che non nominiamo perché quello è un altro cretino. Sì, ce ne sono. Vabbè, allora comunque, come si dice sempre, la mamma dei cretini è sempre incinta, cioè è una cosa vera, la mamma dei cretini è sempre incinta, nel senso... adesso ragazzi vi chiedo un numero, ve lo scrivo, datemi un numero da 000 a 9999. Sapete che Cometino sono 2 volte in un mese che mi prende il 4º posto con i suoi numeri? È una leggenda, è il giga chad assoluto Cometino. Cometino l'altra volta con 1820 mi ha portato la gloria. Cioè, Cometino, non lo so, riesce sempre a robe grandiose Cometino. Cioè, non so. Cometino c'ha un... Ma perché Cometino c'ha un culo gigante. Poi è arrivato Raffaele 1325, mi piace 1325. Che poi Raffaele tanto questo mese aveva già vinto. E poi c'è Alex 2749 1759. 2749. E Alex, e poi 1759, questo qui è Ema. Poi abbiamo l'Aurora con 2916. Alex, io non voglio essere cosa. Cosa ha detto Alex? Ha scritto, Dio, cosa ne pensi di uno che come soprannome ha Ermocio? Cioè, ma io dico, ma Alex, ma sant'Archio benedetto. Ma lui, devi capire che Alex ha le anteprime, lui usa TikTok, sa già quando finisce la Terra, perché su TikTok l'hanno scritto, quindi Alex ha già gli spoiler, sa già quando arriva il Salvatore, non posso fare nomi per motivi religiosi, ma quando arriva quello con la tunica bianca, tonaca bianca e quel rosso qua, la striscia rossa che inizia a fare attack contro tutti i potenti della Terra e salva il mondo. Un po' come la mia Divas che volevo portare nella Minerva di Vision. Già, io aspetto di vedere com'è sta Divas, è vero. Vabbè, ma comunque vorrei restare anche se non fai la pace con quello. Ma c'è sempre il mio territorio tranquillo, libero. Assolutamente, non preoccuparti, nel senso... Ti creo un personaggio così. Raffaele, ti faccio vedere qual è la ricompensa. Quando finiamo i numeri. Faccio vedere, perché ti spiego, ti puoi pigliare un mezzo incredibile. Peccato che non ho mai avuto fortuna con questa cosa. Vinco sempre il minimo premio, perché è l'ultimo numero. Ti spiego, quarto premio, azzecchi l'ultimo numero. Terzo premio gli ultimi 2 numeri, secondo premio gli ultimi 3 numeri, primo premio tutti i numeri, cioè è una roba un po' difficile. Ok, questo è il numero di Raffaele, poi andiamo avanti. Nel 2028... Come ha scritto quest'altro? Nel 2028 segnatevi che scenderà un fottuto pelato dal cielo. A Cireale, sì. Cireale. Si chiamerà Madarame Ikaku. Sì, ha senso. E noi siamo pelato. Cioè, ma perché Madarame Ikaku è quello di Bleach, ovvio che va da Cireale, mi sembra giusto. 2749, ho scritto giusto il numero Alex, sì, perfetto. Ok, gli altri devo farlo poi con il secondo file. Ancora c'ho 15 video da caricare qui. Vedete? Atti 2 da finire sì. di mandare. Abbiamo fatto, l'ho preso il tuo numero, certo Cometino, li ho inseriti. Comunque Ema dice, vuole fare figli per fare il bonus dello Stato. Io ho conosciuto una persona che veramente aveva questa mentalità qua, ma io ho detto, ogni volta che mi finisce il bonus faccio un nuovo figlio e si accumula il bonus. È una strategia di mercato, ovviamente. Figli tanto per avere tanti bonus statali. Quando ti scade il primo e fai il secondo, così. Cioè, è una strategia, ragazzi. Big Bang Attack! Un cavolo di cosa, porco mondo. Devi essere un cavolo di... Ma qual è Bong? Sì. Cioè, ma lì è proprio business. Io c'è questa persona qua, al giorno d'oggi non è facile. No, infatti Raffaele, anch'io non posso far figli perché sono da mantenere. Non è che poi li abbandoni lì, ci vuole rispetto. Bong Cometino, io non l'ha vista vita, Bong Cometino, Ah già, Cometino col Bong, le famose live Cometino col Bong, famosissima quella live.
C'è lui che... Ma perché comitino col Bong? Non esiste Soundset. Perché Alexa c'ho. Grazie per il Lupin. Dico, ma io te lo dico, Jack. Io, se mai succede quando lei dice ciao Stefano Bastbeep, ciao Leonardo, sotto il Bong. Ma Eva, secondo me, era il villain. Avete presente Mask Face di Scary Movie? Avete presente Mask Face di Scary? Non so come si chiama, School Face, come si chiama? È quello di Scary Movie. Ghostface, esatto, Ghostface, che c'era la scena che erano tutti strafatti e c'era lui col bong in mano e diceva mamma mia come sto, non diceva così, c'è qualcosa di simile. Attenzione, Alex Verotti, ma era Emma, sotto la maschera era Emma. So qual è la puntata di cui parli, quella lì dove c'è... È un film. L'attore, sì, c'è anche l'attore questo qui che poi... Questo qui ha fatto un sacco di... Non Leslie Nielsen, era nel 3, Leslie Nielsen era nel 3. No, era un coso, un attore di colore. Sì. Che c'è una scena in un altro film. C'ha uno dei... Sai che i furgoncini postali? Sì. Questo qua fa stile GTA, però quello fa tutto, vuoi vedere le mie armi, e arrivano i nemici dell'altra banda, fa, vuoi vedere le nostre armi e tirano fuori un lanciarazzi. Sì, va bene, questo sì c'era, c'è che fa... scusami, c'è la richiesta. Ok, ecco rullo di tamburi. Ma no, puoi usare il rullo di tamburi e sbloccare centinaia di altre skill per bambini. Devi ottenere il permesso di un adulto. Chiedigli di seguire le istruzioni. Ma io sono adulto! C'ho i peli sul braccio, sono maschio, sono adulto. Riproviamo. Rullo i tamburi. Me l'ha censurato rullo i tamburi. Ragazzi, non me lo fa fare! Dice che non sono adulto. Che vi devo dire? Non sono adulto. Devi chiedere il permesso a un adulto. Ma perché? Non siamo adulti. E quando ci sono io i personaggi fanno il rapino fumano, è vero, Emma. È un bambino. Sì, sono giovane. Inizierò a parlare. Sì, dimmi? Dico, nella scena alza la saracinesca di dietro di sto coso. Va bene. Il suo furgoncino e fa... Volevo sapere, vede It's me, Mario! Il problema, e di dietro si vede un missile, quelli sovietici, che parte così e punta verso questi. E questo poi a un certo punto fa una battuta che è razzista. Forse meglio non dirla, no? È una delle più che ti fanno pisciare in assoluto. Ce ne sono in quella serie di battute che fanno morire da ridere, ce ne sono. Allora, fai vedere una cosa al buon comitino Buonvino. Fagli vedere il mio gattone nel gioco. Vediamo questo. Ma che bello. Un bassino in chiamata. Mi ha detto che è impegnato. Grazie Leonardo. Marcello, è mamma mia, non è Marcello, è mamma mia, guarda. Sto gatto si lecca, anche nel gioco. Le battute, quelle non si possono dire, ma quelle non si possono dire purtroppo. Cioè, purtroppo nel senso che non si possono dire battute oggi. Guarda, arrabbiato qui. Pensa vado da sto sergente, gli faccio il gatto arrabbiato, guarda. Mamma mia, Marcello! Che poi alza pure la coda. La volta è fortissimo il gatto arrabbiato. Sì, ma sto posto è una chiavica, sto posto fa schifo, veramente. È un cesso. Mamma mia, Marcello! Come stai, Marcello? Comunque, Wakame oggi è in gran forma, vestita da ninja, fa le cose ninja. Poi questo qua è il vestito che abbiamo sbloccato per l'estate. È il vestito estivo, abbiamo praticamente, come dire, da addestramento per andare a salvare da bagnini, insomma. Il vestito da bagnino questo. Da bagnina. Perché i bagnini vanno in giro così. Tipo Baywatch. Infatti fai Pamela Anderson su Final Fantasy. Che non penso che dispiacerebbe la ciorba dei a parte qualche altra serie americana,
Baywatch è stato una delle poche che ha collaborato con la WCW. Sì, guarda, è vera sta cosa. Guarda, adesso il Chocobo è ingrassato, ma guarda, è lì che gli dai il cavolo da mangiare. Guarda, lui ci prova, vuole mangiare. È fantastico. Ma dai, è letteralmente il pulcino di Peter Rabbit. Gli dai anche. Guarda, gli dai anche la torta. Lui vuole mangiare la torta. Invece gli metti la cosa davanti e lui corre, lui vola. È fortissimo lo struzzo, cioè lo struzzo ciccione. Che poi non è uno struzzo, ripeto. È un Chocobo. Ciorba de Pui, detto in altre lingue. Oh boy. C'è la roba di Deadpool. No, Ciorba de Pui. Ciorba de Pui. Hai appena detto c'ho roba di Deadpool, quindi. Vabbè, Deadpool lo fanno spesso a fettine, quindi può anche essere. Ce lo metti Deadpool nella zuppa, che poi tanto poi si Chocolate ice cream. Cioccolate ice cream. Raffaele. Chocolate ice cream. Guarda, lo faccio rivedere per la gioia di Ema che vuole vedere il Chocobo che cerca di mangiare il cavolicchio e non riesce a mangiarlo perché cioè non capisce, lui ci prova ma non capisce che sto cavolo non può mangiarselo, quindi che cavolo stavi che cavolo di Mount stavi cosa? Jack era un demone di una roba lì. Questo qui è un coeo, un normalissimo coeo. Tu forse intendevi il Behemoth, ma dove sta? No, questo qui rosa, il demone rosa. Ma è il tifone è uno dei boss di Final Fantasy VI. Il tifone, c'è anche in sto gioco, uno dei boss. Letteralmente togli le braccia e facci tutta la bocca del corpo. Cacodemone? È letteralmente uno dei demoni di Doom. Sì, il cacodemone. Il cacodemone che è quello con l'occhio fisso qui. Sì, dobbiamo affrontare il Griffin, ma non è Peter, cioè dobbiamo quello mammut. Bella mano. Vabbè, sì, Leo, fai certo, Leo chiedeva come va a finire la partita fra Juventus e Inter, ma io non so ancora. Aspetto proprio alla fine per dirvi cosa penso che finirà. È difficile. Poi soprattutto contro il tavolino. Parlando di calcio, ma hai visto quello che è successo con la Norvegia? Con la Norvegia? 11-1. Contro chi? 11-1. Check. Contro la Moldavia. Vabbè, la Moldavia anche noi gliela facciamo la goleada, dai. Ma il bello è che non gli hanno dato manco la soddisfazione alla Moldavia ti hanno fatto fare un gol perché Basotti gli hanno fatto pure l'autogol. Pure l'autogol. Ma tranquillo, noi italiani siamo bravi a farci l'autogol. L'autogol per sbendarli. Cioè, ho detto minchia che figura di merda. Sì, vabbè ragazzi, ma prendersi con la Moldavia, cioè, voglio dire, è una roba atroce. Ciao, scomettino sulla squaglia, per andare in bagno ti si squaglia proprio come Slimer, squaglia tutto. Eccolo, così è il Griffin. Mi sta già antipatico solo che fa versi strani. Fratelli e sorelle, 20 anni fa la Mingo, la nostra casa, è stata conquistata dall'impero di Garner. Fratello e sorelle, sei partito a parlare russo di colpo a colpo. Non so. Ma lui, no, lui è un liberatore, perché la storia di Alamingo è che è stata conquistata dall'impero. Ci sono state un po' di ribellioni, ma finiscono sempre malissimo. Sabato sera è difficile per il Napoli, va in trasferta a Firenze. Sì, e fai bene a non sottovalutare la Fiorentina, è una squadra pericolosa. Ma io penso che se c'è questo tempo lì, penso che la rimanderanno. Penso che. Ma entro sabato si sistema, entro sabato. Purtroppo brutto non sia il calcio è morto Eder Valencia. Boia? Come mai è morto Eder Valencia? Mi spiace. Ah, 16enne? Calciatore colombiano. Hai ragione. Ma è per caso quello che è morto per strada? Ah no, c'è incidente stradale. Che parlava di quel portiere che ha parato la. Ma quello è successo 30 anni fa, quella roba lì. No, c'è stato uno. Assassin's Creed. Parlando di petto, è successo qualche giorno fa. Ha parato col petto
Cavolo, dice sto giocatore avevano vinto la finale. No, non penso, Raffaele, a 16 anni sto qua. A 16 anni non può essere un ex del Valencia, cioè del Manchester. Ma dai, ma veramente sembra vestito come Ezio Auditore, c'ha ragione. Ti manca solo il rosso poi. No, per questo potrebbe essere il costume quello bianco. Altair. No, Altair c'aveva le lunghe rosse. E questo potrebbe essere uno dei costumi alternativi di cosa, di Ezio. Oh mio Dio, come si fa? 16 anni? Sì, lo so, è terribile, ragazzi. Io ve l'ho raccontato. Uno che veniva a scuola con me. Come dire, per l'educazione fisica. È morto poco tempo dopo che abbiamo finito le superiori. È incredibile. Ce l'allenavamo insieme. E anche lui incidente, è una roba incredibile. È terribile sta roba. Vita è proprio, lo so, è terribile, è troppo presto. Stavo firmando i New York Red Bulls. In che senso firmavi? Ah, stava firmando, ok. Ok. E che cavolo, sì. Aveva una vita davanti. Ah, io sono vestita così ancora, c'ho sta tutina da... Oh, ma chi c'è? Ida e Papalimo sono tornati. Ida è ben vestita, infatti. Vabbè, non posso dirlo, ma si vede, lo vedrà Lio. Lio capisce quando vede. Papalimo! C'era una canzone che era di Beethoven o di uno italiano, o di uno scrittore italiano, che ora non mi ricordo. Che c'era un personaggio qua di questa canzone che era una sorta di uomo uccello, e questo a un certo punto nella canzone inizia a fare cioè a un certo punto si mettono a cantare in tedesco, una cosa del genere, ma è particolare come cosa. Non penso sia Beethoven però. No, ma era il flauto magico. Il flauto magico di Mozart, ma è solo suonata, quando è solo suonata. No, questo forse era cantato, era fatto, era stile opera teatrale. Ah beh, le operette sono così. Il flauto magico, questo qui di Beethoven. Sì che me li ricordo i Digimon sulla Rai, ma non li ho mai seguiti, io ho Team Pokémon ai tempi. Digimon. Papalimo. È il ritorno di una leggenda, è anche cambiato l'aspetto un po'. L'ultima volta. Siamo tutti uniti, Comunque, visto che ora stiamo parlando, chi è che ha citato i Digimon? Leonardo. Leo. Il Brasile ha perso con la Bolivia. Se dovessimo... Sì, ma sai cosa ha fatto alla fine Ancelotti? Ha bestemmiato? No, non penso. No, è andato quasi ad alzare le mani all'arbitro. Sì. Perché dice che i palloni erano sgonfi, il rigore era inesistente. Vabbè. Secondo me, io se ero Ancelotti, chiamavo l'arbitro vicino al tavolo ai commentatori. Sì, da un powerbomb sul tavolo, Battista Bomber. Tutto contento, con gli occhi fuori dalle pupille, dalla gioia. Oppure Tombstone Pile Driver sulla porta. Cioè, ricordo, appena finisco di caricare i video, mando il promo. Non c'è fretta, non sto mesi in tempo. Lo so, però mi spiccio perché già ho fatto quello lì di Prime, allora ti faccio anche tu quello tuo. Sì. Infatti Fiorentina-Napoli, bella partitona quella. E il 13 è sabato, che c'è Cagliari-Parma, Juventus-Inter alle 18, meno male che non faccio una live perché non c'era nessuno. Comunque per rispondere prima a Leo, ma non solo quello, avevamo anche Martin Maten, quello che era quel povero ragazzino che ogni volta che si addormentava il giorno dopo si svegliava che era o un uomo delle caverne, o un supereroe, o una mummia. Cioè, fantastico. C'era poi anche la Cisakusama su Rai 2? No.
c'erano i Medarot ai tempi. Basta, ti venga a strozzare, cioè, su Dio, ti strappo quel pizzo che hai, ti faccio finire. L'ho tagliato ieri il pizzo, non c'ho più. La classifica del solo è più facile e difficile. Qui devo chiamare Alex, perché è lui che si è giocati tutti. Io direi comunque Dark Souls 1 è passabilissimo, è probabilmente il più facile dei tre, perché Dark Souls 1, cioè diciamo che te lo gestisci. Leo, te ti ricordi Aspetta la che serie volevo di Martin Mysterio? Vediamo se se la ricorda, perché questa è stata una delle serie primi anni 2000 che erano belle. Io me lo ricordo. Comunque, allora, praticamente, per dire un po', io direi sicuramente, secondo me, il più facile, dico Dark Souls 1, poi c'è Dark Souls 2, che comunque ha un problema, che quando muori ti toglie la barra della vita, però non me la sono cavata così male con Dark Souls 2, e poi Dark Souls 3, che secondo me è proprio difficilissimo, cioè già dall'inizio quel gioco ti dice io ti meno, perché è veloce, Dark Souls 1 hai il tempo di riflettere, se hai il parry, hai lo scudo, pam, riesci a sbloccare tutto, ha dei momenti infami, tipo la città infame, e non solo quelle, 4 re, ma per il resto è passabile. Poi vabbè, Bloodborne è considerato un gioco molto difficile, Sekiro un altro gioco molto difficile, Elden Ring molto più abbordabile, perché vabbè, Elden Ring puoi livellare, cioè. Però è tosto, cioè i boss sono tosti, i boss ti spaccano. Per me, ma pare che sia Sekiro, se vuoi chiamarlo Soul, non è un Soul, però è sempre della From Software. Diciamo, Sekiro deve essere veramente il peggiore. Anche Bloodborne, quando muori, tutte le cose che hai fatto non è che te le trovi le vite, le anime che hai perso, devi ammazzare il nemico che ti ha sconfitto. Metti che ti ha sconfitto un super nemico fortissimo, devi battere quello. Cioè, non è che è solo contro i boss, contro tutti. È cattivissimo veramente. Eroi onorevoli. Ah, possiamo sbloccare lo spaghetti pescatore. Cibo, spaghetti pescatore. O la Flaugnard. Ninja. Secondo me è pazzesco comunque, mi direi su. Cioè, ma sono tutti belli, sono tutti belli questi sono tutti belli, però ripeto, l'uno lo adoro perché l'uno ha un'atmosfera incredibile. Infatti l'uno ce l'ho proprio nel cuore, l'uno proprio per me è un Dark Soul. E poi c'è Demon Soul che è abbordabilissimo sulla versione PS5, magari non la versione PS3 che ha un frame rate basso, ma diciamo che secondo me se lo giochi su PS5 te la cavi Demon Soul. Magari faccio vedere qualcosa dopo. Il famoso anime degli mortacci tua, come si dice a Roma. Sì, esatto. Famoso. Quelle non mancano mai. Veramente famoso. Talebot si chiama. E non è un bot, si chiama Talebot. Che fisico che c'ha sto qua. Questo qui vuole veramente combattere, c'ha un fisico pazzesco. Palestrato. Sack of G. Madonna, quando ancora ne devo. Sto caricando. Perché? Che quella devo fare magari quella di Lucius. Me lo so accorto adesso. Che è quello lì che ti ho mandato. Sì, lo so. È bravo ragazzo. Oh, minchia. È talmente bravo ragazzo che porca vacca. Il figlio del demonio. È l'eroe di cui abbiamo bisogno. Sì, talmente che ne abbiamo bisogno che ha fatto fuori la come si chiama? La tata. No, la cameriera. Ah, la cameriera. Vabbè, si è sbagliato, dai, è un incidente. No, non ci sono prove. Non ha lasciato prove, dai. Si è talmente sbagliato che gli ha messo pure il lucchetto. Appunto, vedi che si è sbagliato, vedi. Un bravo ragazzo. Ma io dico, ma perché? A quant'è che siamo? Hai mai assaggiato un panino? Sai che adesso Leo è nella fase delle robe americane? Hai mai assaggiato un panino americano? Ma qualsiasi panino puoi farlo americano, chiamarlo americano. Gli americani non hanno inventato il panino americano alla fine. È un panino. Gli americani non hanno inventato il panino americano. Infatti, è vero. Cosa comunque siamo quasi vicini ai 1000 video caricati, perché siamo già a 948 video. Quindi siamo lì. Sì. E poi farai che dirai 1000 non più 1000, non farai mai più video. È bello, 1000 non più 1000 è bello. Comunque, tornando a parlare con Leo, vabbè, conta ad esempio che noi avevamo Martin Maten,
coso, Martin Mister. Sì, ma non puoi dire sti Mosca nomi che poi i sottotitoli YouTube non li riconosco. Ma che è sta roba? Ma che è Matan, ma Dain, insomma, non capisci più nulla. Maten. Vabbè, ho capito, ma non ce la farà. Attenzione, è arrivato il Griffin, è arrivato ancora il Griffin, che poi lo chiamo Assassin's Creed, Mr. Assassin's Creed. Guarda tutta lì. Questi famosi avventurieri. Vogliamo parlare della serie animata della principessa Sissi? Che porca vacca, magari che non me la volevo guardare, me la dovevo guardare comunque e me la ricordo a memoria. Perché dovevi guardartela che non volevi guardartela? Ma perché mannaia della puttana, quel programma l'avevamo letteralmente alla mattina presto. Io quando mi svegliavo, quei periodi in cui non andavo a scuola perché stavo male. Non ascoltavi Rock TV? Ascoltavo Rock TV. No, io ero più da MTV. No, ragazzi, annuncio ufficiale della NASA. Potenziale forma di vita microbica primordiale su Marte. Quindi vuol dire che c'è vita su Marte, ufficiale. Allora ci sono alieni su Marte. Sì, ma sono microbi, non eccitati. Ci sono i famosi alieni. Ci sono i microbi. È una roba che ti cambia la storia dell'universo. Io volevo i marziani verdi come il cattivo di Bugs Bunny. No, a massimo se dobbiamo proprio farle i marziani a massimo. Ha detto tu non sei veramente il Griffin. Me li immagino in stile impero romano, o al massimo come era successo quel famoso film fatto per... Attenzione, il Griffin era un fake clamoroso, non è vero. Io parlo con la sua voce, però dico le cose che pensa lui. L'hanno beccato, Se è un fake lo sai. Leonardo, intendi che hai mai assaggiato un panino americano? Sì. Intende che se Lio ha mangiato un panino americano, ma i panini americani non c'hanno niente di diverso. Cambia solo il modo del panino. Ragazzi, il panino americano è un panino... È un burger, cioè... È un hamburger, ogni volta che vai... I panini americani sono quelli che vendono al McDonald's. Mac. E anche al Burger King. Ve lo potete tranquillamente fare a casa. Sì. E potete farli tranquillamente come si suol dire, punto e misura. potete fare tranquillamente in modo vostro, piuttosto che andare a spendere 500 euro. Il McDonald's costa niente veramente. Spendi, cioè, è una delle cose più economiche. Poi la paghi in salute, però. La paghi in salute. Tu almeno se cose mica. E anche per questo motivo Lio vi invita a andare a McDonald's. Certo, perché siccome ho fatto prossimo video Lio va al McDonald's e ordina 50 panini e inizia l'immagine entro 2 minuti. Fa il record. Sì, vabbè. E dice ho vinto. No, ma sai che esiste la gara di paninari americani? Ciao Micio, sono andato fuori. Quella è la cosa, meno versus food. Torno subito, si fa food. Quella era meno versus food che potevi fare sta cosa, check. 町田での拠点にしているキャンプまで同行し調べてもらっても構わない。Maten, anche oggi non va meglio con le code di un drago. Mostro! Pensa che prima c'era Thomas e non c'eri te. Gliel'ho detto, volevo farti conoscere. Leone scappato, esatto. Praticamente mostro, c'era il ragazzo là che ti dicevo che ho fatto conoscere, e non c'eri tu e c'era lui, cioè poi è uscito lui che è andato a giocare a Red Dead e sei te, cavolo, vi siete mancati anche oggi, peccato mostro. Ovviamente volevo dirvi che mi trovate su Telegram e su Discord, potete unirvi se volete. Ad esempio Lio mi sente su Discord, che su Discord mi trova. Strano il weekend che sparisco misteriosamente. Sei diventato Dracula,
Vorrei dirti che c'è il Griffin che parla con suo vocione. Quando c'è lui, è infatti un mistero. No, non è un mistero. Però ecco, peccato perché se lo conoscevi era un bel momento. Prova a lanciare una teoria. Mostro e Thomas sono la stessa persona. Assolutamente no. Hanno un carattere completamente opposto, completamente diverso. Cioè, l'altro è un giocatore. Thomas è un guru di GTA, Red Dead, ti fa le strategie, ti fa le rapine pazzesche, studiandosi. E invece il mostro invece lui ha l'aura potentissima, cioè lui è un giocatore di cacca. Infatti sei più grande te, più grande te. Di un anno, Di un anno. Che ti volevo dire? Guarda che nella descrizione della card quando sarà, tu hai fatto un errore. Sì, che cosa? Ancora? Perché Sigurd non ha eliminato Cletus, ovvero il mio resident. Cosa è stato eliminato prima? Sigurd è stato eliminato prima di Cletus. Che cavolo, ho fatto un errore. C'hai ragione te, devo controllare. No, te l'avevo detto magari oggi in privato, ma ho visto che non avevi letto. Mica mi offendo. No, te l'avevo detto in privato, perché oggi stavo andando a fare una cosa, ho detto fammi mandare il messaggio. Ma è vero! Boia? Hai ragione. È vero! È vero! Quando mai è successo che cosa? Perché di fatti mi sono andato a rileggere. Errore 999, esatto. Ho fatto un errore. Sì. Perché ho detto possibilmente è un punto dove non ho letto io. No, hai ragione te. Lo correggerò la carta. Poi ho riletto e ho detto, com'è possibile che cosa è eliminato? Che Sigurd è eliminato. Che frase, ragazzi, guardatemi un attimino. Questa missione si chiama Una vita per un mondo. Uno fra i nomi più belli di una missione. Cioè una vita vale un mondo. Cioè sacrificare una vita per salvare un mondo. Vediamo come va avanti. Questa qui abbiamo il nostro gattone noi. Che vola sto gatto. Non l'hai mai visto ancora, mostro, questo gatto qua. È un gatto speciale. Un gatto veramente. Guarda. Si stiracchia. Si lecca. E ovviamente soprattutto si arrabbia. La faccia arrabbiata. Sembra un bellissimo Maine Coon. La live non mette mai. Anche se un po' sessero. Guarda la live, non mette live. Esatto, sotto il letto. Mi raccomando, ragazzi. Se volete, non volete avere mostro sotto il letto che fa. Mettete un bel like. Grazie. Questo messaggio è bello. Altrimenti Elio vi manda tutte le gare di Vampeta nell'Inter da vedere, cioè tipo 10 minuti. Sì, certo, mando tutte le gare di Vampeta, Ne ha fatta una nell'Inter. Ne ha fatta una. Insomma, è una grande storia, cioè. Non volete rovinarvi la serata a vedere una gara di Vampeta. Che paura, Che paura. Ma il gioco un po' buggato? Può essere, Andy. Ho visto che le animazioni non erano sballate. C'è mio papà dall'altra parte, si sta guardando cosa? Se il Pinocchio, quello con Nino Manfredi. Vabbè, quello di Manfredi, ok. Adesso ho il letto rotto, qualcuno mi può prestare il suo. Guarda, non lo so, ma secondo me, guarda qua, in sto gioco ti fabbrichi un letto con 2 pezzi di legno, guarda, sto gioco. Sei fatto il letto, miracolo. C'è veramente il letto mobile. Bella idea. Comunque qua siamo tutti pronti per la grande battaglia. Volevo farla oggi sta battaglia, ragazzi. Poi avete visto com'è Wakame? Direte, ma c'ha un occhio solo. No, in realtà no. Ma era che avevo sentito. Ma ancora? L'uomo mascherato ancora. Tutto sta andando secondo il piano del Griffin. Guarda, dai che ha un bianco sto qua. Dai che è Mr. Basettoni. A me è successo in un gioco simile a Euro Truck Simulator, è un simulatore di camion dove puoi fare i viaggi e cose del genere. Dovevo portare dei cose da New Orleans ad Atlanta
E a un certo punto mi dici di fare deviazione e passare per un paese. Sì. E questo paese si chiamava Mobile. Ho detto, cavolo, sto passando nel paese di Mobile. Sì, Mobile Alabama si chiama. Sì. Dico, se ci fosse stato Jack a questo momento, mi chiedeva di fermarmi per andare a comprare qualche cellulare, qualche cosa, visto che Mobile... Esatto, Mobile. Lui, infatti è un 747 Beghelli, il buon Lio. Sotto. Oh, andiamo a fare sta battaglia, ragazzi. Oh, il Bolo Fember. Ma è una battuta, sei quello che protegge la sicurezza. Ma io non so tradurre tutto. Tranquillo, mostro. Devi vedere il sentimento. Il sentimento è che ci sono sti guerrieri che per salvare il loro mondo devono far fuori il nostro. E quindi insomma, cioè... un po' come i Gosi. Un po' come i... Quindi non sono cattivi loro tecnicamente. Come che si chiamavano? Chi? Spartani. I Spartani che si sacrificarono alle Termopili. Sì, diciamo che loro non devono sacrificarsi, devono ammazzare noi. I salvatori di Orzia, lenti come sempre. Che sì, grazie Herbert, che bravo. Ecco, ho sentito male io o è proprio il nome così? Herbert, perché è un nome che ti dice qualcosa? No, ti ho detto Salvatore di Orcia. È Orzia, no, è Orzia. No, tu come l'avevi vabbè, è difficile a pronunciare. Salvatore di Orcia. Ma non direi sta parola. Ok, comunque, diciamo, ora, è che poi è accompagnato bene lui. Questi qui sono nel trailer del gioco ufficiale del 2013, pensa voi. Il trailer del 2013 vedete loro, e sono gli eroi. Invece adesso sono i cattivi. Cioè, non sono cattivi. Devo andare, ciao Leone, grazie mostro. Sai che domani ci sono? Penso con The Last of Us parte 2. Spero, così domani si prosegue quel gioco. Anche se vorrei ancora continuare un po' Resident Evil, perché mi sto divertendo troppo con Resident Evil 2. Volevo provare la Ranch Mode. Anche a me è arrivata la notizia, check. Quale? I campioni di Perseverance, studiati per più di un anno dagli scienziati, possono al momento essere collegati a vita microbica passata su Marte. Passata? Quindi no, sono morti i microbi. Non è nemmeno cosa, quindi possibilmente ai tempi... Guarda la testata del fratello di Cacaro. Ah beh, sì, se è l'inizio, ok. Sì, beh, Gohan è fortissimo. Ai tempi della cosa, come si chiama? Ai tempi di quando Carbuncle! Dimmi che non sembra un Pokémon Carbuncle colorato così. Invece sì. Stavo Stavo dicendo va bene, potrebbe essere che ai tempi quando la Terra era ancora una massa bollente. Una massa bollente. Sto pianeta era un coso, come si chiama? Marte non era, infatti Marte forse c'era l'acqua ai tempi. Io non sono più la ragazza che una volta ero, dice Alisai. Che senso? Mio fratello è sempre stato quello intelligente, i miei talenti sono altri. Lei ha un altro talento, la lotta, è combattente. Infatti adesso finalmente combattiamo al fianco di Alisai. Eccola qua, anche lei potentissima. È iniziata la battaglia finale della patch, ragazzi. Qui si fa sul... Cos'è sta spada? Da quando evochi le spade? Poi, la spada evocata. Sembra Skyrim. Non so, sì, vabbè. Però comunque senza quella testata sarebbe bello se Gohan, che era piccolino, sollevava Radish sulle spalle e faceva F5. Allora secondo me la cosa che avrebbero dovuto fare, se proprio non volevano seguire quella cosa di Gohan, sarebbe dovuta essere che in qualche modo... Un attimo, scusami, abbiamo la musica epica, la battaglia. Bellissimo. Allora, devo prima combattere... Allora, fammi ammazzare il Ranger. Poco Power Ranger la buttiamo subito da prima. Signorina Ranger.
Perché questi sono pericolosi, i ranger, a distanza. Iniziamo a beccare. Mi sta simpatica a dire la verità, proprio per quello faccio fuori per il favore, è andata. Magnus, ce ne frega poco. Il Knight è il clown che è da far fuori, il Knight protegge gli altri. Che figata di battaglia, ragazzi, questa è una boss fight epica. Il guerriero lo teniamo dopo. Ah, ma lo stanno curando? Non manca bene. Dico, perché stavo dicendo che se non avessero voluto seguire quella cosa, almeno avrebbero dovuto fare così. Questo è il curatore, ragazzi. Che cosa si chiama? Che Radic cercava di trasformarsi in una accorgeva che era cosa. Scusa, non possiamo parlare durante questa scena perché è altissimo. Abbi pazienza, non si capisce nulla. Vediamo un attimo una battaglia. Qua sarà breve ma intensa questa. È il destino del nostro pianeta. Dobbiamo combattere i guerrieri dell'oscurità. Ah, ma è forte questa. Ok, abbiamo eliminato anche la curatrice, ora ci dobbiamo far fuori il mago. Secondo me far fuori il mago è una delle cose più importanti. Oh, è rimasto solo il guerriero che finora... Ah no, c'è anche il cavaliere. Ma come il cavaliere? L'ha riportato in vita! L'ha riportato in vita, ecco perché. L'avevo fatto fuori. L'aveva salvato. Ragazzi, ma è tosta sta battaglia. Perché è tornato in vita anche lui? Perché sono tornati tutti in vita? Dice, dannazione, non riesco a liberare. Boia! Era proprio destino che le prendevamo. Che scene, ragazzi. Hai visto che roba ci ha legato nelle catene? Finisce ora. Vuole ammazzarci. Guarda, colpo di scena. Anna chi ci ha salvato la vita? Le catene. Un colpo di scena clamoroso. Urianger ci ha salvato lui. Tu, Vipera. Osi tradirci anche tu? Certo. Non è un tradimento. Il percorso non è quello. Io credo in tutto il mio cuore in loro. Ma tu, guerriero dell'oscurità, in cosa credi? Sacrificando le anime di questo mondo, otterrai la salvezza? No. Ma io adoro Urianger, ragazzi. Cioè, ci ha tradito 30 volte in sta puntata, però. Ne valsa la pena. Ma Urianger sei tu, è uno di loro. Ma, sì. Ok. Eccolo qua. Si capiva che era lui, ragazzi. Ma... Però mi si è attivato il filtro così in tedesco. In che lingua? In che cosa? Dove ti sei attivato il filtro tedesco? Surprise. Praticamente io sto vedendo maledizione adesso Surprise, motherfucker. tutto. Stavo vedendo una cosa. Esatto. Stavo vedendo una cosa per un'immagine che mi serviva per una grafica. Anche lui poi. Ma ragazzi, questo è un tradimento che gioca a nostro favore. È dalla nostra parte. Gomere. Dai, che Urianger è con noi, ragazzi. Fammi ricordare una cosa. Ma stavolta va. Bene, siamo alla battaglia finale, Leonardo, contro il guerriero dell'oscurità. E abbiamo un alleato che non ci aspettavamo di avere. Pensavo ci avesse tradito invece. Abbiamo una sola chance, dice Alisai. Ma ti dicevo, ma continuano a tornare in vita i nemici, come c'è? Infila il tuo etere nella mia lama e insieme colpiremo. Mamma mia, adoro Alisai. È iniziata potentissima. Insieme lo sconfiggeremo. È la battaglia finale. KFC, sì, è un'altra roba famosa. Ma Leonardo, ma tanto li trovi anche in Italia, non è che devi andare in America per mangiarti il KFC o le altre cose. McDonald's, tranquillo, te le trovi in Italia, puoi mangiare come un americano. Tranquillo. Comunque puoi mangiare come un porco. Esatto, principalmente sì, puoi mangiare.
Se lo fai una o due volte, le fai una volta al mese, va bene. Meglio in Italia. Sì, meglio in Italia, vabbè. Mi piacerebbe andare a visitare l'America. Ma non per il cibo, per altri motivi. Devo ritornare... boh, è tornata la battaglia di nuovo. Affrontiamo il Ranger dell'oscurità. Ma devo andare da lei? Ma cosa devo fare? Blade of Light, lo sto facendo. Vai che ce la faccio, Boia, ce l'ho fatta, ok. Ho assorbito il mio ether. Di più. Lo voglio ancora da te, mi dice. Lo vuole ancora. Non è ancora abbastanza per lei. Lo vuole di più. Elimina la ora che è debole, non è vero. Sì, ma mi stanno attaccando tutti insieme. Ragazzi, mi stanno facendo il mazzo qua. Ok, ho eliminato la loro curatrice. Ah, ce l'ho ancora la Blade of Light? No. Devo far fuori il paladino qua. Sei Claude Strife, tu, è una bellissima cosa che sei Claude Strife. Tu sai quanto adoro Claude. Sto sanguinando nel gioco. Bleeding. Cavolo, questo mi ferisce gravemente. Muovere la Wakame con sofferenze per battere questi nemici. Ah, boia, mi sta uccidendo. Ma non c'è nessuno che mi cura. Visto che sono il personaggio più importante, no? Ah, ma c'è ancora il Ranger. Il Ranger è una bestia. Il Ranger è fortissimo. Magus. Ok, abbiamo fatto fuori anche il mago. Manca solo il destino dei due mondi in bilanciamento. L'etere è la Blade of Light. Non riesco a selezionarla, ragazzi. Ragazzi, non riesco a selezionarla, non capisco perché. Vediamo in sta. Non riesco a selezionare il Blade of Light. Ok, l'abbiamo castato, vai. Grazie Raffaele della compagnia. Noi finiamo la battaglia e salviamo il mondo. Non è colpa mia, non riesco... Ok, ora sì. Lo sto facendo. Ma se mi attaccano! Come faccio io? Ragazzi, c'ho uno che mi attacca, non posso fare nulla. Devo eliminare il cavaliere. È tosta, sta battaglia. Stavo per farcela, ma non posso perché c'è sto cavolo di cavaliere. Sta musica poi è incredibile. Adesso mezz'ora per selezionarla di nuovo sta Blade of Light. Non riesco a selezionarla. Trovata. Forse stavolta ce la faccio. Che ce la possiamo fare. Grazie Leonardo. La top 10 quella lì è leggendaria. Sarai sempre primo. Ancora un po' ne vuole un po'. Ok, elimina Giormale. No. Ma chi è Giormale di questi? Devo eliminare la Ranger. Non ho ancora sconfitta. L'ho sconfitta. Fammi scappare. Okay. Devo eliminare stavolta la Magus. Invulnerabile, boia. Perché sei invulnerabile te? Ma guarda che la battaglia è tostissima questa. Se non elimino la curatrice qua non so cosa fare. Oh, sono rimasti solo in due. Senti l'etere crescere in te. Vediamo se posso usare quella mossa ancora. Blade of Light, vai. La sto facendo. No, il guerriero mi ha attaccato, ma non dovrebbero. Ma mi attacca! Come faccio io a salvarmi se mi attacca?
Perché ho attaccato lui che è invulnerabile. Vai, forse stavolta ce la faccio, Ah, perché lo sta proteggendo il cavaliere. Bella battaglia questa, veramente. Blade of Light. Ok, ce la posso fare. No, se non mi interrompe io. Ma mi sta attaccando sto coso! Io non voglio farmi attaccare la luce. Non può lasciarmi in pace un attimo il guerriero. Ok, ora posso farlo finalmente. Dai, non interrompetemi sempre. Oh, non riesco, Mi dicono, stiamo mantenendo linea. No, non state facendo un cavolo per me. Dai. Interacting. Ok, l'ho fatta stavolta. Ce l'ho fatta, ce l'abbiamo. Speriamo. Con questa bandisco l'oscurità. Speriamo. Oh, li abbiamo sconfitti veramente. Ultimo attacco al muro, dai. Fosse facile, si riportano. Si ritornavano, si rigeneravano, Andy, sono tosti sti qua. Questa è una bella battaglia, infatti abbiamo vinta però. Abbiamo sconfitto il cavaliere dell'oscurità, il guerriero dell'oscurità, Albert. Che non è un cattivo, no. Ci vuole far fuori. Cosa fai se uno ti dice che vuole farti fuori? Ti dici, ma sì, fai pure, No, giusto? No, io ho reagito sulla sfida appunto. Sì, su che pezzi che sto trovando. Un attimo che siamo. Oh, grazie! Victory! Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo la Isai che si è messa malissimo, poveraccio. Ma perché questa roba? Oh, Tancredi, il nostro amico Tancredi. Il tuo amico è duro a morire. Grazie a Dio, ma questo qui mi ha messo tra le mani dei tesori maledetti. Un attimo, è Lio che siamo alla scena di trama importante. Non siamo ancora stati sconfitti, come no? A me sembra. Non avete considerato come siamo arrivati in questo mondo? No, non ce ne frega nulla. Sono in combutta con gli Ashan, che sono cattivi. I cristalli, come gli Ashan. Sono cristalli oscuri questi. Aprite perché mi hanno detto che sono un ricchione. No, si può dire! Lio! Scusami, c'è che stavo riuscendo. Non si può dire! Che cavolo, sono quelle parole che su YouTube non vanno mai dette. Mi dissocio, ovviamente. Appena stato chiedo scusa a tutti. Però che cavolo, proprio qua ci ha messo quel cazzarola di coso. Messo lì. Io mi dissocio da quanto appena è stato detto, Al media essere uno Torino pensato che occhio Lega, sono frasi. Insegnare le regole di adottare un comportamento sicuro in casa. Il gioco è un punto e clic ambientato nell'abitazione del protagonista, presa di possesso dal demone Gagul, che tiene in ostaggio anche il nonno. Per liberarlo dovremo soddisfare le richieste del demone prima che si compra le riviste. Madonna, io me lo scarico ora, mi ci faccio la serie su, che cosa non me ne frega. Ma che forte che è sto nemico, però è fortissimo. Cioè, guardalo lì, c'è questo cristallo scuro tra le mani. Non mi interessa. Per salvare il nostro mondo abbiamo dato via le nostre vite. Ti ha salvato la campanella. Grazie Andy, grazie mille, buona serata a te. Ciao Andy. Io voglio finire questa patch oggi, sarà quasi finita. Siamo avventurieri che sono fatti strada. Non abbiamo mai voluto essere guerrieri della luce. A colpi di cinghiale hanno fatto questa strada. Che faccio? Ma non scarico questo qua del Digimon, non mi convince. Come si chiama? Era che sia cosa di quiz di Digimon. Abbiamo combattuto, finché non c'era più luce.
Ma che, guarda, stanno quasi piangendo, sono tristissimi. Abbiamo fatto tutto giusto. Eppure è finito in questa maniera. Non riescono a salvare il loro mondo. Voi persone non capirete mai. Non ci arrenderemo. Mi scende che il labbro. Il nostro mondo è sull'orlo della distruzione e noi dobbiamo salvarlo. Sono proprio disperati per salvare il loro mondo. Devono far fuori noi. Siamo all'ultima parte di luce. Se distruggono la luce riescono a salvare il loro mondo. Dico, a me non sono come quelli lì della girella. Ma così sono bravi. Però ci ammazzano lo stesso. Io sono già morto. Morirò di nuovo. Io adoro sti personaggi, caro. Cioè, è incredibile come dei villain. Esatto, Leonardo, assolutamente. Certe parole proprio assolutamente. Ricordatevi che se scappano ad altri la responsabilità è di quelli che gli scappano, non mia. Assolutamente. Devo dire che parte una parolaccia non è responsabilità mia. Anzi, io avviso. Poi io so che non è uno che dice parolacce, cioè, in diretta, poi uno in privato può dire quello che vuole in privato. Cioè che tu dovessi vedere quelle volte quando sto giocando e mi capita che me ne scappa qualcuno. Io ormai ho imparato a dire oh boia anche mentre gioco per conto mio, ormai non dico più parolacce. No, tu mi hai imparato a dire boia Faust. Sì, ma soprattutto dico boia, incredibile. Essere rispettoso, esatto, Leonardo. Forse no, forse tu una sola volta, ma perché eri proprio arrabbiato per una cosa tua. Ma sai che ti è uscita una volta di dire una parolaccia? Non sì, sicuro, mi è successo, sicuro. Però in inglese sicuramente. No, era in italiano, era una parola in italiano. Ora non mi ricordo cosa parola era, però era una parola in italiano, me la ricordo bene. Era sempre qualcosa con Faust e una roba del genere, però non mi ricordo che cavolo era che avevi detto. Mistero. Lei intanto usa il cristallo della luce. Siamo al gran finale, siamo al gran finale della battaglia. Cioè, i due cristalli risuonano insieme, figata. Cioè, ma vedi proprio i cristalli che risuonano fra di loro. Free. Guardiamo. Ti prego non cantare. L'altra volta era impazzito. Sì. Era impazzito come Tino che si era arrabbiatissimo. Ah basta con sto cantare. Ti ricordi come era sclerato l'altro giorno come Tino? Dice ma non si può. Basta. Aveva fatto morire da ridere, ti ricordi? No, non ci credo. Maledetto. Cari figlioli. La dea. Mi spiace che non c'è Raffaele che vede la sua minfiglia tanto amata. Non può essere. Tancredi? Sì. Oh, madre Dalain, ascolta la supplica dei tuoi figli. Due mondi si riuniscono. No, è crashata di nuovo la pagina di Internet Archivo. Ma boia, è utile quel sito. Sì, ma io di pera perché potevo scaricare qualche nuovo gioco. Ecco qua, la tua prescelta, Minfilia. È uno shock. Urianger sapeva tutto invece. Urianger tante cose sa. Ma Trofilia non era il nome di... Minfilia. Cosa avevi detto Trofilia? Ho detto quello non è il... No? Da dove viene quella lì? Il nome di una pasta lì, le trofee. Non penso! Sì, non è trofea quella. Vabbè. Comunque volevo leggere prima il messaggio che avevate mandato. Chi era? Che aveva mandato il messaggio là, che... Abbiamo pure il sound, non dire parolacce. Non dire parolacce! Non chiamo la polizia! Minfiglia! Ragazzi è tornata. Sarei io a menare al Jack a colpi di sedie. Sì, ma è tornata Minfiglia. È in gran forma. È morta, però. È morta, ma è morta bene. È tornata tua figlia. È tornata tua figlia.
Non è mia figlia, è mia figlia. Non è main figlia, non è main figlia, è mia figlia. Mia figlia, non è figlia. Ma chiamate le parole della madre, lei è la madre. La maccia. Dire Faccio parolacce di che spine. pure insieme. Esatto. Quello con l'ascia sporca di sangue. No, nel mio sangue, ricordiamo. Il mio sangue. Mi ha affettato a me. Come osi rispondere alle nostre preghiere? Arrabbiato, Albert. Puoi ammazzare mia figlia? Scusa. Praticamente questo qui utilizza il... Ma lui è un guerriero. L'ascia. Sì. Dico, utilizza l'ascia per cosa? Te l'hai mai visto i cartoni animali dove c'erano quelli lì che utilizzano spade, asce per spalmarsi la Nutella o la sì. È la stessa identica cosa, questo utilizza l'ascia per spalmarsi. Solamente che quando deve dividere i panini, piuttosto che dividere a mani nude, utilizza l'ascia e spacca il tavolino. Tu soffri, tu sacrifici. Esatto, il tuo supple che... sì. Ma lei cioè, gli sistema il cuore, che lui c'ha il cuore pieno di rabbia, con tutto, cioè il mondo tutto distrutto, perciò posso capirlo che va tutto male. Che poi, spoiler, lo vedremo il mondo di Albert. Lascia così, era anche su un gioco che io tempi avevo provato sul cellulare. Un gioco simile, era una sorta di Suplex Ciccio, no? Se non lo dico è grave. Una sorta di GDR molto particolare. Molto particolare sarà per intenditori. Non mi ricordo il nome, però come il gioco era bello perché era sto gioco praticamente dove potevi scegliere le classi che ti piacevano. Sì, anche qua. E dovevi affrontare di tutto. Grazie Caterina, acqua gassata. Ma che figo che Urianger sta rubando la scena in questa pagina. E Mariangela. Ma Mariangela, lasciamola dall'altra parte, Mariangela. Sono usciti i nuovi giochi gratis del... Boia! Hanno messo dal Bichukai 25 come gioco gratis del mese. Io golo. A proposito, posso giocarlo. C'è una cosa WWE 2K25? Sì, Persona 5 Tattica l'avevo già comprato, pensa a te se lo sapevo. Prendilo. Ce l'ho gratis. No, dico, pazzesco. ce l'hai gratis. Prenditelo perché è sul PlayStation sicuro. Sì. Ma lo terranno per 2 mesi, poi... Sì, ma lo scarico. Dico, prenditelo così. Fate Samurai Remnant, Goduria, pazzesco. Dico, se ti riesce poi qualche sera, qualche pomeriggio ci si organizza. Sì. Si fa qualche match con noi che facciamo insieme no, cioè intendo perché non è cosplay, però sì, si organizza. No, dico, si fa, che ne so, nella live prima decidiamo, che ne so, match, ci sarà che ne so, John Cena, un wrestler creato. No, creati non ci dedicherò tempo quel gioco. Mi scarico e basta. Nel caso te li scarichi. Sì, un attimo che siamo scusa, però adesso siamo in una scena di trama incredibile. So che mi sono un po' emozionato dalla notizia. Ma c'è uno di questi che c'è il vestito di coso. C'è il vestito di Legacy of Kain. Perché? Non è che fanno parte dell'universo. No. Il tizio alla sinistra, no, questo che sta parlando. Il tizio a sinistra di Wakaman. Cioè, se tu guardi... Non è Wakaman, è Wakame e basta. Cioè, è Naga, è il nome di un Naga. È Wakame, è Naga, è Magna. Se tu lo guardi così, il tizio andando verso destra. Te lo dico subito, secondo me intendi Urianger. Alla destra, non alla sinistra, quindi. Alla destra. Alla sua destra, di Wakame. Alla sua destra. Lo vediamo adesso. Se tu lo guardi, prima si vedeva. Ecco, non è lui ovviamente, questo qui è... No, dico
costume, questo è siciliano, è Tancredi è siciliano. No, i nomi italiani nei giochi. Tancredi. Ah, mi ero dimenticato della ragazza che eri, perché lui l'ha vista crescere, incredibile. Quanti anni ha? C'aveva 2822 anni. Che poi è bello che fluttua. È quello vicino al tizio, questo qui con il vestito blu. Ho capito. C'è quello con il vestito blu, l'altro, quello di lato, che forse penso sia la sorella di questo qui col vestito blu. Sì, è lei. Guardi, sì, il costume, se lo guardi bene, è praticamente il costume di cosa? Raziel? Il costume del protagonista. Raziel, penso. Raziel Legacy. Okay. Sì, ci somiglia il vestito, cavolo, ci somiglia un botto. C'è ragione. Ci somiglia. Il magus dell'oscurità, un occhio solo. Ah, un pochettino come cosa? Come il nostro carissimo Snake. Sì, Snake Babbo. Ma anche Snake figlio, che poi... Figlio gli ha tutti e due gli occhi. Ah beh, proprio alla fine del 4 sì, in effetti si ferisce all'occhio anche lui. E tale padre, tale figlio. Sì. Che poi veramente, cioè che io sinceramente non me l'aspettavo, che tu mi avevi detto quella cosa. Sì. Io pensavo, ma Jack aveva scherzato così. Scusami, negli anni 60 ambientato, è ovvio che non può essere lo stesso. No, invece scoprire che Ocelot è il figlio di Boss. Di Big Boss. No, Big Boss, solo di Boss, non di Big Boss. Di The Boss, di cosa, e di quell'altro, come che si chiama? Quello con gli occhiali, ho capito, quello morto. Tesoro. Sì. Tesoro, mica non me l'aspettavo sinceramente. Però personalmente mi aspettavo, visto che la madre ha i poteri telepatici e il padre poteva... lui non ha nessun potere invece, No, lui è solamente una cosa di cazzo come si chiama? Quei revolver, che poi bellissimo. Però lui diventa un mega fan di Big Boss, lui è fantastico. Mega fan di Big Boss. Sì, che poi mi sa che più avanti lui entra poi nel team di Big Boss, dell'ex Snake. Sì, sì, assolutamente, è il suo numero 1. Comunque qua. Poi si fa crescere i baffi, mi sembra, se non sbaglio. Sì, non si vede esattamente il momento in cui lui si allea, però si capisce che lo rispetta, perché è un po' come lo vede come un mentore. Ecco la Minfilia, ciao Minfilia, se ne va. Ha salvato le vite di quelli e li ha rimandati nel loro mondo. Cioè, ma loro praticamente erano dei personaggi di un altro universo. Sì, nell'altro mondo, esatto. Li ha rispediti alla fonte, però. So che anche così non è finita bene. Nonostante tutto quello che lei ha fatto, è andata in vacca lo stesso la storia, purtroppo per loro. È finita male lo stesso. Cioè tu dici, tornano a casa. E Final Fantasy XIV non va mai bene. Non va mai a finire bene. La particolarità di Mica, cosa fai lì, scusa? Fantasy, sul fatto del coso del multiverso. Sì. È un'ottima cosa, perché... Che poi in realtà sembra che sono solo due universi, praticamente. La sorgente e il nostro, quindi... Allora, secondo una teoria, ci sono infiniti mondi nel multiverso. Sì, e ognuno di questi sembra che sia nato da una scelta nostra. Sarebbe figo se fosse vero, ma in realtà poi le ultime fasi quantistiche dice che è un po'... Secondo questa teoria, ogni cosa che noi facciamo, che ne so, io ho qui una monetina da €1. Se io faccio così, la lancio in aria e la prendo al volo, si creerebbe, secondo questa teoria, un universo in cui io non riesco a prendere a volo sta monetina
o la perdo o nel cercare di prenderla, cado, sbatto la testa e maramazza a terra. Sì, c'è anche la teoria. Vabbè, quella è la Quantum Immortality, ovviamente, è famosa anche quella. Ma allora, la teoria più bella è che si dice che nei sogni visitiamo, abbiamo la modo di vedere universi paralleli. A volte è vero. Perché... Io non mi vorrei sbagliare, Jack, ma mi sa che io in più occasioni mi è capitata una cosa del genere. Anche a me. Figurati, io sono posti nel passato, poi posso interrogare le persone, io chiedo vuoi amica, fammi male. No, perché in più occasioni, quando io ho fatto ad esempio, ti ricordi quel famoso sogno in cui ti ho detto sembravo che ero morto, ma sì, non mi sentivo, sai, dice non mi sentivo triste. Sì, lo so, magari è morto una versione alternativa di te. Anche a me, anch'io ho pensato così. Io penso che mentre stavo dormendo io abbia fatto quel collegamento in cui me di quell'universo, cioè almeno lo spirito, non è riuscito a passare, mentre io invece in qualche modo, anche se per poco in questo sogno, sono riuscito a visitare sto posto. Sì. E come ti ho detto, poi in questo posto c'erano personaggi che erano stati creati da me, personaggi di cartone. Ma certo che ci sono anche le tue creazioni, ma certo puoi parlare con personaggi di romani. Questa notte pioveva talmente tanto che sentivo i passi di Lio a casa sua a Corleone, perché Lio è di Corleone, proprio come no? È lingua Corleone, è Alex, chi vuoi che sia? Alex, per favore, esce da sta live. No, è appena arrivato. No, gli avevo chiesto in realtà ad Alex, perché c'era Andy che voleva sapere qual era l'ordine dei sol più facili e più difficili. Alex danno W2K, col plus extra e... No, e danno anche Persona 5 tattica, l'avevo appena comprato. Quel cazzo di pulcino extra large che sembra lotta. Per favore. E lui dice, hey, walk alone. È come... Che vedere quello di quel coso. Di quel pulcino che lo rimetto per la gioia di... Ma in realtà io volevo farti vedere questo, farti vedere il Behemoth. Lascia questo qui che è più magro. Questo No, che è più magro. Magri, guarda, una bella sederata. È lì che vuole mangiare. Alex, so che ti emoziona vedere il suo povero Chocobo che poi gli dai la torta. Pensa che c'era una roba segreta che si vinceva in un evento, che era così, ma era un Chocobo che però ancora più grande e mangiava le torte più Jack, grandi. non per fare, sai, il bulletto a dire frasi strane, ma qui hai un problema di obesità anche tra i Chocobo, porca di una vacca. Sì, vuole sapere dal più facile al più difficile, perché lui si sta appassionando. Per quelli che ho giocato finora, poi gli mandiamo lo screen in gruppo, vai Alex. Sento... Avete visto che ho la gatta sopra la mia testa? Sono corto ora. Ma dico, sento un profumo di cartocciata. Beh, non sono io. No. Allora, non so se ti è mai successo, Jack. A me mi è successo in 2 occasioni. Solo un attimo, ti interrompo un attimo perché ora che c'è Alex, volevo dire, Alex, hai detto che lui mi era scritto sul messaggio alle 6 del mattino, del tipo, ma sai che c'è il buon... e qual è più facile? Elden Ring è più facile, quindi, o sarà più difficile, immagino. Praticamente, hai detto che affronta l'orfano di Kos, io ho sognato che lui doveva combattere l'orfano di Kos, ma era un altro giocatore che lo stava combattendo, gli entra in bocca, gli fa... Ma io non so che faccia abbia l'orfano di Kos. Ma ha infilato l'unghia sul... Amicia! Ha rovinato la spalla, sto sanguinando come un... non so cosa. Piccola curiosità. Secondo te si possono ancora sviluppare i propri sensi? Sì. No, lo sai perché te lo chiedo? Perché mi è successo più di una volta. Ma i sensi si possono sviluppare. Molte persone hanno la fantasia, che è una capacità di non visualizzare. No, dico, ad esempio l'olfatto, l'udito, il tatto, ad esempio. No, lo sai perché te lo chiedo? Perché mi è successo più di una volta. Ora sembra che sto dicendo una cavolata, ma ragazzi, sto parlando sinceramente. Che cavolo ci fa cosa? Ocelot lì? Toglietemi. No, questo qui è un Koga veramente. Vedi che. Minchia, ma devo togliere la gatta. Non è al Kogan, e dotagli più piccole di. Ma sti baffi! Dai, diciamo che non è né un Kogan né Ocelot, è All Might. È All Might. Si dice plus All Might non ce l'hai i baffi. Sì che ce li ha. Non ce li ha?
Non ce l'hai baffi. Mi sono infilato sto filo, non dico dove, è finito mentre ci seduto. Comunque, come ti stavo dicendo, Jack, oltre che la gatta fra poco si butta tra le pale del ventilatore. No, è strategica lei. Fidati, c'ha 12 anni, non è stupida. Mi è capitato in più occasioni che ne so, ero fermo in un posto e mi capitava di sentire, sai quando si mettono a abbaiare i cani, però riuscivo a sentirla molto lontano. Sì, è il super udito che ogni tanto capita anche a me, è solito con la febbre alta. E lo sentivo. No, a me mi è capitato delle cose e me lo sentivo proprio che era bello forte, come se fosse vicino. Sì. Mentre alcune volte qua, quando sono qui nel quartiere mio, mi capita, come adesso, di sentire profumi di cose che non ci sono. Sì, tranquillo, ti posso spiegare come si sviluppa un senso. Si sviluppa un senso isolandolo dagli altri. Se tu ad esempio vuoi migliorare l'udito o anche l'olfatto, prima di tutto chiudi gli occhi, così hai uno sforzo visivo in meno. Chiudi gli occhi, se devi fare l'udito, ti concentri su un suono, poi cerchi di espandere sempre più lontano. Perché poi alla fine è una cosa, ad esempio noi musicisti, quelli come me che suonano, è ovvio che hanno un udito incredibile, sentono qualunque cosa, tranne Beethoven che era sordo, però quelli sono dettagli. Comunque in ogni caso l'udito si sviluppa, nel senso l'udito si può sviluppare, ma tutto si può sviluppare. Secondo me una delle cose più incredibili è proprio la vista, che la vista sono persone che dicono io ho la fantasia, non riesco a visualizzare nulla, ma in realtà anche con la fantasia puoi avere. Attenzione, Alex Magica ha un annuncio per voi. Alex sa cosa vuole fare. Hai fatto lo shoutout di Cometino, dovevi metterci buon vino. E anche questo qua, come si chiama? Questo qua ti piace, Alex? Ti emozioni con questo sound? Jack, era quello lì che ti dicevo io. Quello lì che di prima del personaggio. Sì, questo è proprio il flauto magico di Mozart. Mozart, sì. Ed era cantata una versione del flauto magico, no? Alex Magic annuncio per voi. Allora, Elden Ring è il più difficile, poi Sekiro, Bloodborne, Dark Souls e 3. No, vabbè, non ho capito. Dark Souls 3, giusto, non hai giocato l'1, peccato, per l'1 l'ho detto che è più facile per me. Poi non ci sono altri messaggi. Alex Magic hanno annuncio per voi e basta. Non ci sono altri tuoi messaggi, Alex. Cioè, se avevi messo qualcosa è sparito, e non è colpa mia perché non ti ho cancellato nulla. Però. Ah, ecco come che si chiamavano i due personaggi. Papagena e Papagena. Che nomi? Erano praticamente questi due uomini uccello che. Tu non hai conosciuto i Pillar Man. Sale, tapparella lì su. Scende, si torna giù. Sale, tapparella lì su. Scende, si torna giù. Tu non hai conosciuto i Pillar Man. I Pillar Man della parte 2 di JoJo sono proprio una roba più pazzesca. Cioè, ti senti, cioè, ti fanno sentire come un mezzo umano, neanche un umano, vedi loro, sono pazzeschi, sono muscoli in un corpo, sono incredibili, fanno poteri incredibili. Muscoli in un corpo. Che ti aspetti, Jack, che fossero un corpo senza muscoli? Ho capito, ma no, ma nel senso sono proprio ipermuscolosi, nel senso che sono quelle robe che poi non io so. Un personaggio di cosa, di come si chiama, di JoJo che mi ha sorpreso molto è stato il coso, la gallina, il bulldog francese che c'è. Non mi arriva nessun. Tu riesci a vedere il messaggio di Alex? Cioè, Jack, non dimmi che non leggi manco sto messaggio, non è colpa mia. No, questo lo leggo anche io. Quale? Però quale? Questo qui, Jack, non dimmi. Ma no, il messaggio che manca, non quello che io non riesco a leggere. Ci sarà un messaggio che io. Vedi su Jack è sempre scritto da Alex. Poi Alex. Ma su Telegram, ma poi è nel Faust. Ma dimmelo che mi ha dato su Telegram. Ma infatti. Jack fa vedere a Leo la clip di Lady Maria che ti ho mandato. Va bene, ce l'ho qua. Lady Maria. Allora, Leo però vuole vedere Akechi nella vasca
so che è più interessato da Kicina Vaschi, dice che meraviglia, non lo facevo da un pezzo. So che cosa pensi che abbiano fatto Joker e Akechi, che dice che meraviglia, sono entrambi in una vasca e dicevano Alex, ma perché? Ma io giuro vi vengo a prendere a tutte e due per i capelli, vi tratto come due noci di cocco. Usalo così, Alex. Vabbè, vado a vedere il tuo. E vi rimane un'ape che tutte e due. Sì. Abbiamo fatti vedere la sua incredibile prestazione contro Lady Maria. Qui c'è Makoto che dice non ci resta che aspettare, è lì sotto la pioggia, sta fuori una pioggia spenta. E questo qui è il video. Guarda, qui ti faccio vedere come gloriosamente annienta Lady Maria. Guarda che roba. Guarda, è una gloria incredibile. Sì. Guarda, Sì. Sentilo. Ma questo è Alex, la voce Alex. Sì, la sua voce. Alex non sarebbe stato meglio utilizzare quella che molti chiamano la tagliapizze come arma. Cioè, infatti guardalo dopo, guarda cosa sta usando. Sta usando un tagliapizze. No, non è un tagliapizze. Sì, sembra un tagliapizze. Questo è il coso, questo è il coso da macellaio, come la chiamano in molti. No, il Marcello, il macellaio. È una cosa. Io pensavo che facesse la build 2 pistole, lui. È una mannaia. È una mannaia, però questa in molti la chiamano la mannaia del macellaio perché per la forma che ha. Ma io non ho capito perché ha fatto tutta sta fatica contro le Mariah. Io non ho mai perso contro di lei. Ma neanche una volta. Sai perché non ho mai perso, vero? Perché non ho mai affrontato. Mannaia dentata. Ma io quella che ti sto dicendo, Alex, è quella lì che c'ha le due seghe circolari alla fine del manico, che quelle in molte la chiamano la tagliapizze come arma. Cavolo, è tosta ma non va giù, la sto colpendo 30 volte. Non voleva sapere di morire, ma Lady Maria. Ma tu Alex, tu dovresti farti la partita in come si chiama? Con la grafica della PS1 e poi ne parliamo. Ma figurati, deve soffrire. No, c'è su cosa su. Vabbè, ma perché c'è Alex sul Discord. Non è Alex. Ma chi è Alex? Io. C'è un coso, c'è un come si chiama? C'è un creatore di videogiochi. Sì, ma è famoso il remake di Bloodborne, è famosissimo, sì, lo so. Il remake di Bloodborne fatto in PS1. Io l'avevo provato con mouse e tastiera. Avevo affrontato il primo. Come fai a giocare senza controller? Come fai? Ice Gaming su Discord. Ice Gaming c'è. Davvero? C'è Ice Gaming? No, non c'è Ice Gaming. Ma poi io non ce l'ho su Discord. No, se c'è Ice su Discord, ditegli di passare così se non dovessimo parlare. Non lo so. Check, una cosa, piccola curiosità, questa è una cosa che ti voglio chiedere io. Ma prima di tutto il risultato del match tra. Mica lo vengo a dire pubblicamente. Non ho ancora deciso al 100%. No, perché poi pensavo ad una cosa. Visto che tu hai detto che vorresti mandarli in futuro con i manichini, io volevo provare a fare una cosa alla fine. No, volevo farlo pulito questo pulito, questo è il 100%. No, dico quello in tag di fare in modo che loro vengano puliti, i Lord of Darkness, e fare una sorta di collegamento, che ne so, dal backstage in stile coso. Vabbè, ne parliamo in privato, perché queste cose, se mi scrivi però i messaggi, perché io i messaggi vocali non so mai, ho sempre problemi con i vocali. No, era per dirtelo così, era fare una cosa. Adesso siamo al finale della patch, un attimino. Mi hai trovato anche Krill, va, che è grande, piccolina ma è grande, poi è anche anziana. Pazienza, sarà 65. È piccolina. Ma io l'adoro. C'è sto cappuccio che sembra Pikachu, veramente.
C'è un cappuccio che sembra Pikachu. Cos'è sto sound grandi idee? Sarà una roba che ha fatto il A me vengono sempre grandi idee. Ah, ok, scusa. No. Mi era venuta un'altra cosa, sentendo grandi idee, mi era venuta in mente il finale dei grandi magazzini dove si sentiva Montesano, Manfredi, Villaggio. Se non ho visto quel film. Grandi magazzini per grandi e per piccini. Cazzo, con la canzone mi è rimasta in mente. Dai che ci siamo, ragazzi. Finalmente oggi finiamo una patch. La prossima volta abbiamo 7.5, così siamo al gran finale del post Heaven's War, così possiamo andare alla prossima vera espansione, proprio potenziarci tantissimo. C'ho l'hype incredibile, ragazzi. C'ho l'hype incredibile. Nuove zone da esplorare, nuove difficoltà, tanti imperiali cattivi. Non mancheranno mai. È troppo bello anche il post Heaven's World. E dico, c'hai anche l'hype per cosa, quindi? Per? Il Brest? Ma quello pure mio sarà il trono spazio libero. Ricordati che adesso quando ricominci Astrobot, quando sarà? Domani, scusami, venerdì Astrobot. Ti compaiono i nuovi personaggi. Sì, ci sarà nuova gente, non voglio sapere, ma sicuramente saranno dei personaggi storici. Comunque, io c'ho un hype incredibile perché la prossima è la quarta galassia e poi c'è ancora la quinta. Poi siamo al finale, ma adesso vedete che sto recuperando gli Astrobot perduti. Allora, non è per male, Jack, ma cerca di recuperarti se ci riesci tutti. E se ci recuperati tutti. Ma lo sto facendo. La prima galassia è completa al 100%. La seconda devo ancora fare, poi vediamo. No, dico tutti i cosi, tutti i bot. Perché ti giuro, il finale sarà una delle cose più belle. Assolutamente sì. Ti prometto che li prenderò tutti, ok? Te lo prometto. No, ma non è cosa. Poi se mi blocco qualcosa io per lo share play. Bong come Tino, Bong non l'ha vista vita, Bong almeno ci facciamo una Baba, hai visto come gioca bene quel gioco? Sì, vabbè, ma tu e Baba ieri voi avete avuto il problema che non è che era lo cosa che driftava, secondo me salta. Tu e Baba stavate in posti dove c'era brutto tempo. Sì. Sicuramente era normale che vi faceva qualcosa lì e quindi. Ma io non so dove abita il Baba, ma penso che comunque sia della zona che poi si è allagato col torrente, che sia vicino a Como anche lui. E lì ha fatto brutto. E quindi. Ma poi a me stanotte tremava tutto, una roba. Io non ho dormito, ragazzi, infatti mi sono addormentato alle 6:30. Che doveva arrivare tra stasera e domani, dovrebbe arrivare il brutto tempo e poi a fine settimana famiglia. Comunque sono contento che abbiamo recuperato Papalimo e Ida. Per i personaggi. Ma tu, Lio, perché non mi provi mai punto esclamativo onore? Tu che sei un uomo d'onore. Vorrei vedere che onore, che personaggio sei. Se fai punto esclamativo onore in chat, perché so che è scomodo da scrivere quando hai la voce, però non so. Stanno iniziando a passare gli elicotteri. Elicotteri? Ma che per cosa? Che volta prende roba del genere. Che cavolo è Passano gli ultras del Catania e ti trascinano con loro ad andare allo stadio e dire forza Catania. E i tuoi, quando il Catania subisce il gol, tu ti arrabbi così tanto che inizi i tuoi capelli si sparano verso l'alto e si trasformano in biondi. E ti vengono gli occhi verdi. Pazzesco. La furia di Lio. Che scende in campo e fa 3 gol lui. Io ci spero sempre di vedere il Catania fare grandi cose comunque. Mi sta simpatica quella squadra, ragazzi. Onore, sei l'eroe senza nome di un RPG, sai, Nameless Hero come Dragon Quest e tanti altri. È un bel personaggio. Ci sta sì. Fra poco più di 30 punti abbiamo il prossimo personaggio. To strive for those we have lost. Cioè,
cioè ricordarsi coloro che abbiamo perso e coloro che possiamo salvare. Che frase. Mi piace questo. Ecco la nostra motivazione. Ma che fine ha fatto il Catania? Non è manco in Serie B? Dove è finito il Catania? Se non mi sbaglio il Catania in C? Il Catania dovrebbe essere in Serie B. Serie C ho trovato, Serie C ed è primo in classifica. Serie C girone C. Primo in classifica. Perché negli ultimi tempi si stanno mettendo di impegno. Sì. C'è anche... Ora se il prossimo anno vanno bene per i playoff, se non mi sbaglio, potranno... Io c'ho la Bracelli contro l'Inter Under 23, quest'anno c'è l'Inter Under 23 nel mio girone. Scomodissimo. Ok, abbiamo concluso questa patch. Look, Wakame, gli Shions of the Seven Down. Ma come siamo arrivati, le persone che abbiamo incontrato, i momenti che abbiamo condiviso, le perdite che abbiamo sofferto, le tragedie che abbiamo superato, tutto ciò ci ha reso chi siamo oggi. I porciati. E mi ha dato il pupazzetto di Moembrida, che è una che abbiamo perso per strada, poraccia anche lei morta, per essere sacrificata per salvare noi. Ok, abbiamo l'ultima scena di sta patch, che si immagino non sarà neanche lunga perché non ha motivo di... Comunque bello, sono tutti riuniti, pronti, in attesa di scoprire il mistero di questo Griffin, che non è Peter purtroppo, perché se fosse Peter ci sarebbe da ridere tantissimo, ma non è Peter. Peter da quando si è fidanzato, scusatemi, sposato con Bulma, non c'è più. Basta questa cosa. È canonica, dai. Perché Vegeta sta con Vegeta sta con Daenerys, lo so, o la madre dei draghi. Cioè. Ci sta. Applausi per Fibra, dai. Applausi per Fibra. Poi Lio deve sopportarmi per 2 ore passi. Non io. Ice. No, che mi fa venire e Tails di Sonic. Ice e Tails di Sonic. Hai presente Tails? Sì, tu con i furi li conosci tutti. Quindi Tails lo conosci per forza. È quello arancione, Tails. Conosci, no? Sei giallo. È giallo, Tails? Chi è quello arancione? Il giallo Tails. Sì, hai ragione. No, è arancione. Non si capisce. Oddio, io lo vedo arancione, ragazzi, è colpa mia. Guarda, mi sembra arancione, che vi devo dire? È giallo o arancione? Guarda l'immagine. È giallo o arancione? Guarda, sembra arancione. Tails è stato sempre giallo. Ma guardalo! Mi sembra arancione, io lo vedo arancione con i miei occhi. Ah, voglia. A me sembra arancione, guarda. Non è colpa mia se lo vedo arancione. Aspetta, Jake, che mi ma non c'è bisogno di googlarlo te. Non è bisogno di googlarlo te, cioè, bastava che guardavi la sua. No. Non è che adesso è giallo, adesso comunque è giallo, poche storie adesso è chiaramente giallo, però ci sono, ecco, anni 90 è arancione, ragazzi, cacchio. Per ogni finale, ogni partenza c'è un nuovo inizio, è vero. Ci diamo i braccialetti rossi. Perché poi Tails era tipo il fidanzato di Sonic, mi sembra una cosa del genere, no? No, Tony mi ha detto che la fidanzata di Sonic è Amy Rose, mi ha detto, non c'è da nulla. Allora, in realtà la prima fidanzata di Sonic fu cosa? Fu Daisy, che era una scoiattolina, se non mi sbaglio, un procione. È la molata per non mi ricordo. Amy Rose. Poi, siccome i fan cagapalle che non sono altro, dicevano no, ma Amy Rose è meglio di quella lì e cavolo. Ma il Griffin con l'altro Griffin, vabbè, pazzesco. Dico, sì, come si chiama? I cose sono stati costretti a fare questo cambio qui. Sì. Perché c'ho YouTube? C'ho cosa che mi ha bloccato. Eccolo il Dibus, uno degli Ascian che ridacchia mentre noi dobbiamo... Jack, aspetta un attimo che devo chiudere un attimo il computer e ritorno subito perché mi sta dando... Non come l'altra volta che poi ti è esploso tutto, vai, no, torno. Ma sì, fai in tempo. Mi ha dato due sfere, mi sa gli occhi di Nidog. Ma perché sono gli occhi di Nidog qua? Vabbè. Bella roba. Gli occhi di Nidog. Ah, promette male la prossima missione, ragazzi. Yes. Gli occhi di Nidog. Ma no, via.
Perché mi ricordo che è una roba difficile questa che c'è adesso. Cioè, se non sbaglio ci sarà una battaglia tosta. Presto con i Didibus. E Didibus è una bella carognetta, sì. È bello tosto. Bene, dove cavolo siamo qua? Che è sto posto? Cavolo, ma sta scena è incredibilmente lunga. Così era sempre stato qua. Oh, è tornato Nero, incredibile. Questo qui è Nero Tolskaeva, l'abbiamo affrontato e ride. Chi non muore si rivede, è incredibile. Nero. Pazzesco, no retreat, no surrender. Abbiamo finito la patch, la prossima volta ci sarà una nuova grafica con una nuova patch, ma iniziamola ragazzi, iniziamo la solita cosa. Tataru. Ma prima di Tataru però mi sblocco sto minion di Moenbrida, direi sti cavoli. Poi andiamo avanti. Tidings from Girarbania. Ok. Ah, Wakame, l'eroe che volevo vedere. Mi puoi fare un piccolo favore? Incontriamoci alla Diamond Forge. Non ti impiegheremo tanto, prometto. Vabbè, se me lo chiede Tataru, le dico di sì. Tataru, personaggio buono. Revenantone. Dov'è la Diamond Forge? Cioè, stiamo facendo dei progressi incredibili comunque. Assolutamente sì. Qui dentro. Sì. Vediamo che cosa vuole da noi. Che poi la prossima patch, ragazzi, va veramente a concludere questa lunga serie di post missioni. Veramente siamo a un buon punto. Però sarà lunghetta perché è divisa in 2 parti. Ma noi non ce ne accorgeremo neanche. Oh, mi spiace portarti via dai tuoi doveri, ma non potevo aspettare. Lei è sui impegni. Mi guardano tutti. Eccoci, ciao Lio. Abbiamo finito finalmente la patch, ufficialmente. Sembra che si sia sistemato tutto, ora vedere un poco quale cosa fare. Sì. Che devo. Vero, Cletus comunque è rimasto quasi fino alla fine, hai ragione anche te. Ha fatto meglio di sicuro. Non so perché ho scritto sta roba. Ho sbagliato io nella card, poi correggo, grazie, scusami. Ma no, tranquillo, cioè che. Ma è un errore stupido, perché io ho detto, cavolo, questa è un'occasione per metterli contro. Io sono allora, tu mi avevi detto l'idea che volevi fare iniziare sta faida con Cletus, con Sigurd che eliminava Cletus. Ma e poi non l'ho fatto. Per me problemi non ce ne sono, anzi sarebbe. Ma non è andata così, però. Non è andata così. Poi ho visto cosa, ho detto, ma com'è possibile? Cioè, se Jack mi ha detto cose, non l'ha fatto poi. Quindi ho detto, fammi controllare un attimo. E andare a rileggere, ho detto, guarda che Jack si è sbagliato. Quindi poi io da lì era solamente per dirti, guarda Jack, c'è sto piccolo errore. Controlla prima che cosa prima. Ok, ho modificato, te la leggo. Ora dice: il sempre devastante Sigurd ha combattuto Cletus Murphy nella Yash Battle Royale. Il nonno più amato Cletus Murphy ha chiesto una sfida contro lui perché i 2 puntini si sono ignorati. Come andrà a finire questo match? È il motivo più stupido del mondo. E si sono ignorati. Vorrei di più fare il fatto che i 2 siano 2 uomini di potenza e il pubblico. Ma quello si può sempre dire dopo, non c'è bisogno di dirlo nella carta. Ma difatti io ne promo, io ne ho parlato anche con. L'hai già scritto. Hai parlato con Simone. Con Piero, gli ho detto Piero, ascoltami, io posso
citare un attimo Axion. Ma sì che puoi. Non mi fa, sì, mi ha detto sì, basta ma certo. Anzi, lui scherzosamente mi ha detto sì, basta che lo insulti. No, ci immaginiamo Axion che viene da Marte e fa grazie, adesso ho tutta la voglia di ammazzarmi prima. Che cavolo. Povero coso, sempre con sta roba violenta. Ok. Allora, comunque qua abbiamo una bella scena, ragazzi. Minfilia. Un successore per Minfilia. E chi sarà il nuovo leader? La decisione è chiara. No, non è lui, non è al finale sicuramente. Sei il perfetto candidato. Ma secondo me non vuole più fare il leader lui. Tutti i casini che sono successi. No, non è mia intenzione. Mi mancano le qualità per un ufficio del genere. Sono un soldato sul campo. Fatto bene a rifiutare. Bravo. そのつもりがある者がいないのなら無理に名手を決めなくてもいいんじゃなくて。そうだな。実績から言えばどこかの冒険者が適任なんだろうが、これ以上の責任を押し付けるのも酷ってもの。 Un certo avventuriero. Sono io il leader? Oh, mi piace come idea. Certo che faccio la leader. Comando io. Zitti tutti, comando io. Wakame la leader dei Shions. Mi piace sta cosa. Posso dare ordini segreti in privato. Annunziate qui che testeremo. Wow, dice lei, Tataru. Ho bisogno d'aiuto. Che stupida. Si sarà incastrata in qualcosa? O veramente è successo qualcosa a Tataru? Non penso. Non penso, ragazzi. Tataru, stai bene? Sì, lei sta bene, ma qualcuno è collassato. Sembra quelle scene quando tu sei all'ospedale. Qualcuno l'aiuti. Che ti dicono, guardi, lei ha appena avuto tutti i gemelli. Trump. Sì. Crolli a terra. Sì. Stiano curando le ferite. Poi sto doppiaggio giapponese è bellissimo, insomma, proprio ai massimi livelli. C'è un impegno incredibile, oltre le voci famose. Tipo Tancredi e Gojo di Jujutsu Kaisen. Ebbene, abbiamo salvato anche sta tipa. Poi staccherò finita la sequenza, che ormai siamo arrivati quasi alle 7. Ma volevo arrivarci a 2 ore e mezza oggi. Oggi ci voglio arrivare a 2 ore e mezza. Così. Sono testardo. Ancora 3 minuti ci rimango. Ovviamente, settimana prossima, patch 7.7 magari. Patch 3.5. 7.5 sono ci Ecco perché allora mi diceva che avevo maledetto. Che non è altro. 暁の皆さん、改めて自己紹介をさせてもらいます。私の名はメナーゴ。アラミゴ解放軍の一員です。鉄仮面率いる部隊が新しい作戦を実行に移すという情報が舞い込んできまして、どうしてもパパリモさんやイダに伝えたくてやってきたのです。鉄仮面、最近になって頭角を現してきたという反帝国軍の急戦隊か。Non è un bersaglio facile. Sì, è una figata. Il Griffin sarà il nemico della prossima patch. Cioè, non abbiamo mai tregua. Abbiamo appena combattuto i guerrieri dell'oscurità e ora dobbiamo pure combattere i Griffin. E poi non erano cattivi, sono bravissimi. Perché vuole combattere? Il Griffin vuole andare a combattere gli imperiali. Vuole che la guerra si diffonda su Eorzea. Eorzea, come dice in giapponese. アラミゴに駐留する帝国軍とエオルゼア同盟軍を無理やりにでも戦わせようというの。E poi devo dirtelo, l'orso
Orzo, il ginseng. E un altro tipo di caffè sono i pochi caffè che mi piacciono. Ah, il cappuccino. Sono i pochi caffè che mi piacciono. Il resto sono... Cappuccino bombardino. Sono fatte quelle macchinette. Mi piaciuti. 確かに無視はできないわね。この情報すぐにでも各国に伝えた方がいいんじゃない？ Trovo una barista che ti dà latte. 私はリムサロミンサに向かうわ。サンクレット。あなたはウルダハーperché hai detto sta frase ora mi hai fatto venire in mente una barista con le super mammelle. Sì, esatto, una sorta di Tsunade di Naruto. Ancora? Ci penso io. Ancora? Sto zitto. È ora di cena, non è ora di... Che non ne vedo una nemmeno a pagare oro qui. Vabbè, dai, quando vai nei bar ti possono dire tranquillo, dai, offro io. Ci sono. Tsunade. Sicuramente se vai nella sua città è pieno di Tsunade, ti assomiglia a Tsunade. Sì, vai in Giappone, sei pieno di Tsunade ovunque dove ci giri. Giappone proprio no, in Giappone è pieno di Tsunade così. Sì, sui muri, sui disegni. L'inizio del turno. Ti vedi i come si chiama? Io se mai porterò Persona 5 Royal dovete bere il mio caffè, perché c'è il caffè delle Blanc che è incredibile. Dico, Jack, talmente sono ingrifati i giapponesi che li vedi forare i muri senza coso, senza trapano, quando vedono il murale di Tsunade. Sì, è vero. Perché sta cosa mi sa tanto di orgia cioè è strano perché ci sono sti 3 nanetti ma sono lì per fare riunioni, mica per fare roba divertente. E sta gigantessa lì, non so perché mi è venuta in mente questa cosa qui. Insomma quell'altra che lo chiama perché ha bisogno che si unisce anche lui. Devono andare a divertirsi. Scusami, a fare missioni, serie impegnative ovviamente. Ciao Ice, alla prossima. Ciao Ice, grazie mille a compagnia. Voglio uscire da sto posto. Exit to Revenant. Ok, e questo per oggi è veramente tutto con Final Fantasy. Vi faccio salutare dalla cara Wakame. Almeno usciamola qua. Salutare Wakame. Metto così e facciamo un bel victory perché abbiamo vinto. Incredibile vittoria. Va bene, ok, possiamo chiudere il gioco. Vi farò sapere ovviamente come vanno le pagelle, come no? Sono le pagelline, no, come vanno la lotteria di Final Fantasy. Come vanno le cose. Sì. Ecco qua. Tanti saluti da Wakame e Mumumu, come dice la barista del bar preferito di Rio. Ok. Mumumu. Vabbè. Ciao a tutti, buona serata. Grazie ancora per la compagnia. Ciao. Mi raccomando, non mangiate roba troppo fredda, perché altrimenti poi mettete i ghiaccioli polaretti. Ciao a tutti.